Buon pomeriggio dal comunale di Follina, dove seguiamo come ogni anno, come consuetudine annuale, il Memorial Gioacchino Michelutto, settimo Memorial per la precisione, Gioacchino Michelutto, categoria giovanissimi, iniziato a giocare il 9 maggio e oggi finale per quanto riguarda appunto le due finali che andremo a seguire, e oggi giornata appunto del 13 giugno. Come potete vedere, come vi inquadrerà il nostro Vincenzo Russo in cabina di regia per quanto riguarda appunto le nostre telecamere, oggi in campo finale terzo quarto posto l'Academy di Padova e il gruppo Fontanafredda ASD Comunale Fontanafredda, che hanno raggiunto le finali, hanno raggiunto questa finale terzo quarto posto avendo perduto appunto dalla formazione della Sanvitese e del Bassano, che si giocheranno tra un'ora e mezza circa la finale primo secondo posto qui sempre al comunale di Follina. È un campo in perfette condizioni, almeno sotto il profilo della vista, poi ce ne renderanno conto i giocatori che scendono in campo. È tutto pronto, si aspettano e si attendono le due formazioni che scenderanno in campo. Vi dicevo Academy di Padova e Fontanafredda, che stanno entrando con la terna arbitrale. Vi ricordo che l'arbitro è il signor Karaglioschi Hillan, che sarà aiutato per l'occasione dai due guardialinee che poi citeremo, perché saranno impegnati nella finale primo e secondo posto appunto tra Sanvitese e Bassano. E allora andiamo a dare un'occhiata subito alle formazioni che si ritroveranno in campo tra pochissimo. Nel frattempo formazioni che si avvicinano appunto al luogo dove verrà sorteggiato il campo e dove verrà appunto dato il via alla gara. In maglia bianca la formazione dell'Academy di Padova, con i colori del Fontanafredda, un rosso-nero. Abbiamo la formazione del Fontanafredda. Squadre schierate non in mezzo al campo, ma in questo caso di fronte alla nostra postazione. Torneo di calcio, vi dicevo, Memorial Gioacchino Michelutto qui a Follina. Si gioca per il settimo Memorial, settimo ricordo appunto del grande Gioacchino Michelutto, che abbiamo ricordato anche in sede di presentazione ufficiale del torneo appunto alcuni mesi fa. Tutto è pronto, mi pare, per dare il via alla musica, se ci sarà, oppure ecco sì, c'è il fischio dell'arbitro che dà l'ok e adesso si schiereranno in campo le due formazioni. Academy di Padova con l'allenatore Di Giuseppe, che ha scelto questi 11, con il numero 1 Mazzotta, con il numero 2 Filippi, con il numero 3 Kocic, con il numero 4 Peghin, con il numero 5 Fulcoli, con il 6 Guadagnin, con il 7 Angiò, con l'8 Piscopo, con il 9 Oana, con il 10 Deruasci e con l'11 Guiotto. In panchina porta il numero 16 Colici, il numero 17 Adami e il numero 18 Agostinelli. Risponde la formazione della Fontanafredda, allenata dal tecnico Zugno, qui ci sono i numeri particolari che ogni giocatore ha scelto, e quindi con il numero 12 De Luca in porta, con il numero 3 Maraschiello, con il numero 6 Rata, con il 7 Russo, con il 9 Delgado, con il 10 Venier, con il 13 Michelin, con il 15 Desiderati, con il 16 Pasquato, con il 19 Creziu, con il 20 c'è Spinazzè. In panchina il signor Zugno porta con il numero 12 Marcuz, con il 4 Toffoli, con l'8 Toneguzzi, con il 14 Viglietti, con il 17 l'altro Toneguzzi Samuel e con il numero 18 Benvenuti. Arbitrerà l'incontro, come vi ho detto, il signor Karaglioschi Hilan della sezione di Conegliano. È tutto pronto, squadre che stanno prendendo spazio e campo, e poi andremo ad iniziare questa finale terzo quarto posto, che assegnerà appunto la posizione terza classificata di questo Memorial, di questo importante torneo qui dedicato naturalmente alla categoria giovanissimi. Quindi già negli scorsi anni e nelle scorse annate abbiamo visto delle buone qualità in campo, delle buone individualità, quindi ci auguriamo che anche quest'anno insomma il livello possa essere decisamente buono, come ci auguriamo, e che
potremo vedere una buona partita da seguire sui canali di streamingsport.it. E allora siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, però insomma poi si recupererà. La gara va ad iniziare proprio in questo frangente con la formazione del Fontanafredda che manovra il primo pallone in fase difensiva, cerca di andarsene, guadagna subito palla la formazione dell'Academy di Padova, si salva un po' in difficoltà la compagine del Fontanafredda che adesso prova a ripartire, fermato ancora una volta dal diretto avversario, un po' di confusione questi primi secondi di gioco, poi cerca di mettere luce nel campo il giocatore con il numero 10 Deruashi con il numero 10 Crezui per quanto riguarda il Fontanafredda, palla che termina in fallo laterale, allora si può rigiocare con le mani questa rimessa lunga per cercare il proprio compagno, non lo trova, rinvio altrettanto lungo e spedito quasi oltre la metà campo, palla invece il numero 8 appunto dell'Academy va a mettere in fallo laterale. Toneguzzi, quindi nella formazione compare Toneguzzi che non era dato in partenza, almeno nei nostri primi 11, un po' di confusione con questi numeri che naturalmente i giocatori vogliono perché credono nel proprio numero. Poi Fontanafredda adesso che recupero prova ad andarsene in avanti, anche in questo caso c'è questo numero 15 appunto che è Desiderati, palla che va controllata dal portiere dell'Academy, è pronto il rinvio, arriva a controllare il giocatore numero 8 Piscopo, indietro il pallone è rimasto a terra, intanto il Angiò che si rialza fortunatamente, nessun problema, lancio lungo ancora, attenzione, esce il portiere tranquillo, era fuori gioco, sottolinea appunto l'arbitro coadiuvato dai guardialinee che hanno segnalato subito il fuorigioco in linea per quanto riguarda il giocatore dell'Academy. Ancora prova a partire il Fontanafredda che si ferma con il suo numero 15 Desiderati, ancora i due che ragionano ancora con Russo che va fino in fondo ma la palla poi viene sprecata, palla che viene raccolta dal portiere Mazzotta dell'Academy, pronto al rinvio con i piedi lungo oltre la metà campo, palla che viene controllata dai giocatori del Fontanafredda che bloccano la ripartenza dell'Academy, palla indietro ancora con il 13 Michelin che prova a far giocare i suoi, c'è il fallo, l'arbitro si fa sentire, blocca con questo fischio l'andamento della gara, 3 minuti e 4 secondi di gioco qui a Follina per la finale terzo quarto posto tra Academy Padova e il Fontanafredda. Batte l'Academy, mette dentro questo pallone, viene conquistato dai giocatori del Fontanafredda, poi subiscono ancora il tentativo di venire in attacco ma raddoppio di marcatura, non riescono a liberarsi, poi la palla rimane lì un po', l'arbitro dice che non c'è niente, quindi fa giocare giustamente e allora prova a ripartire ancora il Fontanafredda che mette a terra il pallone con Delgado, poi cambio ancora per Venier che viene sulla fascia sinistra del campo ancora con Maraschiello che ritorna ancora in centrocampo con Pasquato che viene bloccato, palla che rimane lì ma la riconquista ancora il Fontanafredda che spinge notevolmente con i suoi giocatori, attenzione, va al tiro da distanza piuttosto notevole, era Venier che ha provato insomma il tiro, aveva visto lo spicchio della porta e quindi ha fatto bene anche ad andare al tiro, però era in una posizione un po' sfavorevole, molto lontana, viene in avanti ancora il Fontanafredda che decisamente ha allungato subito in questi minuti, è brava
È brava in questo caso la difesa della formazione dell'Academy con Fulcoli che in scivolata mette in fallo laterale. Può giocare Maraschiello che uno contro uno va a convergere. Maraschiello ancora prova a trovare il suo compagno, lo perde, poi riconquista la palla con un colpo di tacco, la mette dentro e c'è il gol di esterno. Il gol di esterno del numero 7 Russo. È Russo che va al gol, il numero 7 appunto, numero 7 della formazione del Fontanafredda, va a segnare questo bel gol in un esterno che va a colpire Mazzotta, nulla può. E c'è l'1-0 per la formazione del Fontanafredda che stava spingendo sull'acceleratore proprio in questi minuti, lo avevo sottolineato. E allora l'Academy deve ripartire, deve provare a ripartire, non riesce, perde ancora il pallone, poi il colpo di tacco ancora con un bel numero da parte del giocatore che ha sbloccato il risultato, galvanizzato naturalmente dalla segnatura. Ancora in avanti il Fontanafredda che non si è tirato indietro, prova di nuovo a stringere d'assedio la formazione del Padova. Sempre con Venier che in mezzo al campo cerca di dettare legge, cerca di dettare il passo giusto, ce la fa, si è girato anche bene il numero 19 Creziu che guadagna un calcio d'angolo per il Fontanafredda. Va alla battuta l'autore del gol, il numero 7 Russo, dalla bandierina. Calcio d'angolo per il Fontanafredda. Rimangono fuori soltanto un paio di giocatori del Fontanafredda. Attenzione, converge, va al tiro e la palla ancora in deviazione. Calcio d'angolo per il Fontanafredda, 2 consecutivi. Ancora lì, fermo dalla bandierina. Vi ricordo che si gioca sui 30 minuti per tempo e questa è la categoria, lo ricordiamo ancora una volta, giovanissimi. Palla che viene scodellata in mezzo, molto bene, Mazzotti la lancia via ancora e c'è, questa volta c'era il fuorigioco, sì, era davanti al portiere rimasto, però c'è problematiche per quanto riguarda l'Academy di Padova che sta subendo naturalmente il prepotente inizio del Fontanafredda che perde palla a metà campo, prova a rilanciare l'Academy, non riesce a vedere l'uomo che si stava proponendo sulla fascia sinistra del campo, quindi anticipato, nulla di fatto, ripartono ancora quelli del Fontanafredda scatenati veramente in questo inizio di partita. Fa anche caldo, quindi bisognerà vedere poi fin tanto, a parte che sono giovani, insomma sono giovanissimi e quindi bisognerà vedere comunque con il caldo che c'è se terranno questo ritmo indiavolato per tutti i 60 minuti di gioco. Chiaramente ci sarà anche la possibilità di parecchi cambi per le due formazioni. Gioca il Fontanafredda, gioca in dietro, va alla ricerca del proprio portiere che è De Luca con l'appoggio su Rata che si gira molto bene, ancora Rata che cerca lo scambio con Maraschiello, non riuscito, palla in fallo laterale e allora prova a spingere l'Academy di Padova con il suo numero 2 Filippi con la rimessa in gioco con le mani, va sul giocatore che è trattenuto e sì, lo ha visto l'arbitro perché in effetti si stavano trattenendo l'uno con l'altro. Io pensavo fosse fallo del difensore, invece l'arbitro ha decretato il fallo contro la formazione appunto del Padova e quindi Fontanafredda che riprende a giocare, ripartenza dal basso, riuscita e allora adesso oltre la metà campo torna indietro costretto da una deviazione, poi si gira ancora, buono, cerca l'1-2 non riuscito, ancora un rimpallo favorevole ma può ripartire ancora il Fontanafredda indiavolato, veramente partito molto molto bene, spaccando subito la partita con il gol di Russo che ha dato e sta dando il vantaggio momentaneo alla formazione appunto del Fontanafredda che si sta giocando la finale terzo o quarto posto qui alla Follina. Bella la sventagliata, ci arriva perché è andato in ritardo il terzino numero 3 Kocic dell'Academy.
poi per fortuna sua riescono a rimediare i propri compagni di linea, allora può ripartire, può giocare con un pochino di ritardo, palla che viene contratta e allora ancora il Fontanafredda che spinge in avanti, è veramente un assedio questo da quando è partita la gara, un vero e proprio assedio del Fontanafredda che ha fatto capire subito che non scherzava e ha portato subito in vantaggio i propri colori. Ancora l'autore del gol, poi il numero 6 Rata che si spinge fino in fondo, mette dentro il pallone, ma c'è il rinvio da parte dell'Academy di Padova, può ripartire il numero 9 Oana che lancia sulla fascia sinistra del campo, ancora il tentativo per pescare Angiò, non ci riesce, ritorna indietro Oana che prende palla, dribbling, contratto del numero 10 Venier, palla in fallo laterale e allora può riprendere con una rimessa in gioco e si riprende a giocare per quanto concerne la formazione di Padova. 10 minuti e 22 trascorsi qui al Comunale di Follina, dove si sta disputando finale terzo e quarto posto. Il programma prevede, dopo la finale terzo e quarto posto, ci sarà uno spettacolo. Buono il tiro intanto, buono intanto il tiro da parte dell'Academy di Padova, su cui si esibisce De Luca in deviazione a terra, deviazione in calcio d'angolo, e allora vediamo che cosa può sortire da questo calcio d'angolo per la formazione del Padova. Academy alla battuta dalla bandierina, tutti a marcare, non esce il portiere perché lascia controllare al difensore, palla che invece Russo stava per perdere, poi la riconquista. Molto bene questo giocatore, tra l'altro sulla fascia ancora va per le terre il portiere Mazzotta dell'Academy, gli ha chiuso l'ultimo spicchio di porta, non è riuscito a indirizzare sul secondo palo, palla purtroppo che si perde sul fondo e l'occasione grossissima per il Fontanafredda di chiuderla già la partita. Però prova a ripartire l'Academy con questo pallone sprecato da Guiotto, ancora il lancio in avanti, il taglio del campo con Venier che conquista l'ennesimo pallone. Venier poi anche lui vede e ci prova, palla che però questa volta va altissima e termina in fallo di fondo. 11 minuti, 12 minuti per la precisione adesso, scoccati qui al Comunale di Follina sul risultato di 1-0 finale tra Academy Padova e Fontanafredda, vantaggio del Fontanafredda per 1-0, gol di Russo. Pronto il rinvio, basso ancora, si parte dal basso, le due linee e poi in avanti trova spazio, buono il tentativo di giocata, però viene bloccato tutto dal numero 13 Michelin, che poi prova a rinviare, ci mette la gamba il suo avversario e guadagna una rimessa in gioco con le mani. Aspettano che un po' la retroguardia salga per dare maggiore appoggio. Palla che viene buttata in mezzo, si gira bene, riesce ad andare, attenzione questo pallone, un gol non divorato, mangiato di più perché Guiotto ha ricevuto questo pallone, era da solo in mezzo all'area, da solo davanti al portiere che non c'era più perché era a terra e Guiotto, incredibile, ha tirato fuori questo pallone. Non è riuscito a pareggiare il conto per la sua squadra. Ci auguriamo che Guiotto non risenta di questo erroraccio e che quindi possa continuare a giocare e cercare di far bene ugualmente. Vediamo se ha assorbito la botta, insomma, di non aver segnato e di non aver riportato in parità i suoi colori. Vedremo quello che succederà nel corso della partita. Prova a manovrare il Fontanafredda che dopo aver preso questa paura del possibile pareggio adesso sta cercando di fermare un pochino il tentativo di ripartire da parte dell'Academy, ancora con Russo che sventaglia bene dalla parte opposta, sinistra-destra, esce Mazzotti molto bene, esce Mazzotta anzi molto bene, palla che viene rinviata e rigiocata subito, troppo in fretta forse da parte dell'Academy che dovrebbe aspettare un attimino, mettere un po' di tranquillità, e invece il numero 10 adesso Venier che prova a giocare con questo pallone molto buono fermato altrettanto bene dall'Academy, si prova a ripartire ancora dalla parte opposta questa volta, ecco Guiotto
Ecco Guiotto che ha sbagliato precedentemente un gol veramente facilissimo, già fatto. Devono stare attenti, l'arbitro vede un fallo giustamente, fallo d'attacco e quindi fallo a favore dell'Academy che può batterlo con Fulcoli che sposta di qualche metro più avanti la posizione, arbitro che dà il via, che può battere, però Fulcoli non trova compagni, lo trova poi nell'aiuto con il giocatore che stava scappando sulla fascia destra del campo, il numero 6 Guadagnin, che viene bloccato fallosamente tra l'altro, quindi c'è Filippi che ha palla tra i piedi, Filippi che va indietro, va su Mazzotta, Mazzotta che è fuori dai pali per appoggiare i suoi, arriva il numero 5 Fulcoli a dare mano alla retroguardia, sbaglia anche Fulcoli e guadagna palla ancora il Fontanafredda con il numero 10 Venier che è un po' il metronomo di questa squadra, abbiamo capito, perché è lì in mezzo davanti alla difesa, però sta giocando un sacco di palloni e anche molto bene tra l'altro. Ancora Filippi che viene a spingere sulla sua fascia di competenza, il numero 2 in maglia bianca dell'Academy Padova, Guiotto che la gira, non riesce a farla girare altrettanto bene e allora può provare a giocare ancora la formazione del Fontanafredda, sempre in vantaggio per 1-0 qui al Comunale di Follina. Fallo, l'arbitro fischia, l'arbitro è il signor Karaglioschi Hilan della sezione di Conegliano. In avanti ancora il Fontanafredda che manovra sulla linea centrale del campo, poi l'affondo bloccato dai difensori dell'Academy Padova. Ancora il tentativo di partenza da parte di Piscopo, Piscopo che scaraventa in avanti per trovare Oana, Oana si muove bene, in imbucata stava per riuscire un buon intervento della difesa del Fontanafredda. Numero 8 in maglia bianca ancora Piscopo a prendersi la palla sulla linea mediana del campo, viene in avanti e allora serve De Ruasci che è libero, poi Guiotto ancora prova l'1 contro 1, Guiotto non se ne va però al difensore e quindi blocca tutto, è bravo il difensore del Fontanafredda, esce il Fontanafredda con Venier sempre lì, vi dicevo, a conquistarsi un sacco di palloni, il numero 15 Desiderati che va indietro dalla retroguardia, vogliono pallone in avanti con, eccolo Venier ancora che alza la testa, è un po' lui il metronomo, vi dicevo, di questa formazione, aiutato dal numero 15 Desiderati, una linea mediana, una linea di centrocampo veramente interessante per i buoni piedi sicuramente che abbiamo visto sia di Desiderati sia del numero 10 Venier, che stanno dando ritmo e stanno dando mentalità giusta alla formazione del Fontanafredda. Riparte l'Academy Padova, ma ha sempre difficoltà a superare il primo sbarramento che gli attaccanti del Fontanafredda portano. Piscopo, bello il lancio ancora su Guiotto che guarda se ha a fianco a sé degli compagni, forse poteva aspettare un attimino di più, invece ha voluto di prima lanciare in mezzo alla meglio la difesa del Fontanafredda e allora Russo ancora per cercare di manovrare con Venier che viene a sostegno, Venier che alza la testa ancora per il numero 20 Spinazzè per Crezu da solo, gira palla molto bene il Fontanafredda, converge verso il centro e la parata senza problemi di Mazzotta, quindi nessun problema per la formazione dell'Academy che è ancora in difficoltà ad uscire. Guiotto che viene a prendersi palla, 18° minuto di gioco in corso qui a Follina, va per le terre, quasi poteva farsi anche male, è rimasto a terra tra l'altro il giocatore del Fontanafredda, l'arbitro lascia correre per il momento, vogliono buttare fuori la palla, i compagni si ferma adesso e allora si guarda quello che è successo al giocatore del Fontanafredda che è ancora a terra, ci auguriamo che non sia nulla di grave. Molto bene la formazione pordenonese Fontanafredda.
che a quanto si dice è un vivaio appunto udinese. Quindi diciamo che la possibilità di vedere del buon gioco c'è tutta, e soprattutto delle buone individualità, come abbiamo visto, come abbiamo capito, insomma, centrocampo per esempio con Veniere, con Desiderati, che ha sicuramente preso il largo in questa partita, in questa finale. Era Creusù a terra con il numero 19, adesso dovrà uscire per rientrare poi, visto che è entrata il massaggiatore appunto del Fontana Fredda. I giocatori ne hanno approfittato per un cooling break, diciamo così, per una pausa dissetante. Ce n'è bisogno, perché se nel primo pomeriggio e in prima fascia mattutina la temperatura era molto buona per giocare al calcio, adesso a quest'ora fa piuttosto caldo ed è decisamente caldo per giocare, quindi ci sta insomma questa pausa del cooling break per dissetarsi appunto e dare refrigerio al proprio corpo. Deve ancora rientrare il numero 19 del Fontana Fredda, dovrebbe farlo adesso, si sta dissetando anche lui. Una storta mi pare d'aver capito, insomma, alla mano, quindi deve avere preso, deve essere caduto male, quindi cadendo il dito, parte del polso, magari è stato posato male. Adesso può rientrare, ecco che si rigioca 11 contro 11, quindi ancora in avanti la formazione del Fontana Fredda. Stava per perdere il pallone, poi Maraschiello se ne va fino in fondo, subisce il fallo e allora blocca tutto. Era uscito Filippi, ma l'arbitro ha fermato tutto lì vicino, quindi fischio buono, perfetto per fermare il gioco. Ne approfitterà adesso il Fontana Fredda con il suo numero 3 che è Maraschiello. Salgono un po' tutti, rimane fuori soltanto il difensore centrale del Fontana Fredda, poi sono tutti dentro in area di rigore. Sistema una barriera a 2 uomini, forse un po' inutile secondo me, perché insomma talmente distante che la palla la vedi in ogni caso. Vediamo, c'è questa mania forse di coprire, vediamo che cosa può inventare qui. Maraschiello la mette in mezzo chiaramente, quindi palla che viene perduta, poi rigiocata ancora una volta dal Fontana Fredda, che veramente non ha mollato di 1 millimetro da quando sono entrati in campo. Ancora Maraschiello che va al tiro, un buon sinistro che stava per infilarsi nelle maglie della difesa dell'Academy Padova, poi la deviazione, nulla di fatto, e adesso c'è il fallo di Venier che blocca il gioco, blocca la partita, e allora si riprende a giocare con l'Academy di Padova, che prova a ragionare, prova a lanciare qualcuno lì davanti, anche se si è visto poco il numero 9 Oana, che adesso stava per raggiungere palla, non c'è riuscito, palla indietro e si gioca per il Fontana Fredda con De Luca. Pronto il rinvio per De Luca, lo mette a terra o quasi, c'è Venier che lo dà a Desiderati, lancio in avanti, palla fermata ancora dalla squadra dell'Academy, prova a manovrare Desiderati tutto dalla parte opposta verso il numero 16 Pasquato, 1 contro 1, Pasquato va fino in fondo, mette dentro questa bella palla su cui interviene altrettanto bene Filippi, allora palla fuori, prova a rigiocarla, si allunga, lo stop di testa non è perfetto da parte di Desiderati, che anzi era il numero 19, era Creziu, e allora chiama bene Maraschiello dalla parte opposta. È uno dei giocatori più interessanti questo Maraschiello, che dalla fascia sinistra del campo prova a cambiare il gioco tutto sulla destra, palla che viene controllata però dalla formazione dell'Academy di Padova, e allora nulla di fatto, però insomma ci sono le idee. 24 minuti di gioco, 6 al termine del primo tempo, con il vantaggio di 1-0 per il Fontana Fredda sull'Academy Padova, finale terzo o quarto posto qui a Follina. Il trofeo è il settimo trofeo, il settimo Memorial Gioachino Michelutto, categoria giovanissimi.
Buona anche questa palla, questa volta conquistata bene dalla formazione fuori gioco. Si alza la bandierina del guardialine che aiuta in questo caso Karaglioschi, l'arbitro dell'incontro, blocca, c'era una buona ripartenza, ancora palla persa da parte del Fontanafredda che a metà campo hanno un po'... Attenzione, questo pallone era una bella imbucata, poi c'è il fallo, forse l'arbitro lascia correre, si gioca ancora con il pallone che viene rinviato da Michelin e allora parte sulla fascia destra del campo ancora Venier che ha un'ottima visione di gioco questo giocatore, poi palla persa sulla fascia, ancora Venier che cerca di impossessarsi nuovamente della sfera, non ci riesce, palla in avanti ancora, viene controllata dall'Academy di Padova, però non ci sono sbocchi, deve tornare indietro, torna indietro anche questo giocatore che poi ci ripensa, va ancora sulla fascia, trova il compagno libero, sì, lo trova in Peghin che gli dà aiuto, poi attenzione molto bella con il numero 10 Deruasci che prova ad andarsene l'uno contro uno, palla indietro perché non c'è sbocco ma la palla è persa e allora il Fontanafredda può risollevarsi nuovamente, la perde però ancora, c'è qualche palla persa un po' troppa, attenzione. Lascia andare, giustamente l'arbitro se n'era andato a terra Angiò in mezzo all'area ma non era successo assolutamente niente, palla che viene controllata ancora dalla formazione del Fontanafredda che poi si perde con il realizzatore del gol che torna sul pallone, la perde ancora, poi in mezzo forse c'era il fallo, l'arbitro lascia correre perché la palla rimane tra i piedi dell'Academy di Padova, la sventagliata in mezzo, nulla di fatto, ancora controlla il Fontanafredda con Venier che la tiene lì, poi il fisico non lo aiuta e allora palla che viene messa in mezzo ma in malo modo e quindi c'è la tranquillità di De Luca che si getta a terra con pallone tra le braccia per... C'è il numero 9 del Fontanafredda, Delgado, che stava chiamando a viva voce il pallone, lo ha ottenuto, ma poi ha ottenuto anche e ha subito anche il fallo. Delgado che vuole lanciare dalla parte opposta, ma non è lui che deve farlo, è il suo difensore. Allora è tutto pronto per sventagliare sulla fascia destra del campo, ma va per linee orizzontali e allora trovare il proprio compagno. Venier in mezzo cerca di giocare, adesso si arrabbia un po' mister Zugno perché vede che i suoi hanno mollato un pochino, vuoi un po' il caldo, vuoi un po' perché c'è il vantaggio della squadra del Fontanafredda sull'Academy, quindi niente grossi problemi finora tranne uno. Attenzione all'avanzata della Fontanafredda ancora con il numero 16 Pasquato che la mette dentro ma è corta e allora ci va Desiderati che va al tiro, cerca il secondo palo ma non lo trova di poco, c'è una deviazione, vediamo, sì, c'è una deviazione e quindi c'è il calcio d'angolo, l'ennesimo calcio d'angolo per il Fontanafredda, mi pare che di solito ci vada Russo, in effetti è così, è il numero 7 Russo, l'autore anche del gol che ha sbloccato la partita. E allora dalla bandierina Russo al minuto 28 mette dentro questo bel pallone, salta in ogni caso Mazzotta ma la palla sfugge via, poi non riesce a ricontrollarla il giocatore del Fontanafredda, era Delgado, palla che termina in fallo laterale e quindi si sta un attimo tirando il fiato come si suol dire, anche perché fa piuttosto caldo. Ancora in avanti il Fontanafredda che non molla, Fontanafredda con il numero 16 Pasquato che converge ancora per il numero 20 Spinazzei in orizzontale, palla che va ad un tiro velleitario, il numero 20 Spinazzei, nulla di fatto, palla che viene riconquistata dalla formazione dell'Academy, palla ancora controllata dal centravanti, poi in uscita bene De Luca che esce sui piedi dell'attaccante, si arrabbia un po' l'attaccante dell'Academy con i suoi compagni, poi c'era ancora la manovra di Venier che sceglie di rallentare il gioco
con Michelin per Venier. È un po' è Venier, come vi dicevo, quello che fa il gioco, quello che vede le giocate da fare. Attenzione con il tentativo di tiro, poi non se l'è sentita la palla verso il numero 16 per Pasquato, che era inevitabilmente finito in fuorigioco, scusate, e quindi nulla di fatto. Lì ha sbagliato il giocatore con il numero 15 Desiderati, perché aveva visto la porta, poi ci aveva anche pensato, ha provato a tirare, poi invece ha scelto di dare palla al suo compagno di squadra, che nel frattempo era finito in offside. Bene Guiotto che se ne va, palla che viene toccata da un difensore del Fontanafredda, mette a terra l'Academy, manovra il numero 10 Deruasci, tutto dalla parte opposta, tutta sulla fascia sinistra del campo, prova a dar manforte la difesa e la linea difensiva dell'Academy, però fermata, nulla di fatto, con Kocic con palla tra le mani, il rinvio con le mani e si va in spogliatoio. E ci sarà sicuramente 10 minuti, una decina di minuti, una quindicina di minuti di riposo. Fa molto caldo e quindi dissetarsi è fondamentale. Squadre che rientrano negli spogliatoi. Sull'1-0 per il Fontanafredda ha segnato Russo il gol che ha sbloccato la partita per il momento. Linea alla regia.
Rieccoci collegati con il Comunale di Follina per questa finale terzo-quarto posto tra l'Academy Padova e il Fontanafredda. Abbiamo assistito ad un primo tempo di marca Fontanafredda sicuramente, partiti a 1000, i ragazzi di Zugno hanno hanno avuto un piccolo calo, ma ci sta perché fa molto molto caldo e quindi ci sta, però diciamo che hanno mantenuto sempre il bandolo della matassa e quindi nessun problema tranne uno con una rete a porta aperta sbagliata da Guiotto incredibile. Poteva essere l'1-1, così non è stato e quindi adesso ancora di rincorsa la formazione dell'Academy di Padova che vediamo, mi pare che non abbia effettuato delle sostituzioni, mi pare che siano tutti i primi 11 che sono scesi in campo sia da una parte che dall'altra, anche se mi pare che si stiano mandando a riscaldare parecchi giocatori della formazione di Fontanafredda. Vedremo poi insomma, se effettueranno subito i cambi. Mi pare di sì, mi pare che c'è il numero 4. Sì, deve aver dato il cambio. Sì, entra il 4 che è Toffoli, lo vedo entrare in campo. C'è un altro giocatore che è entrato, mi pare che sia il 18 Benvenuti, vediamo. Sì. Stiamo controllando un attimo, sì, 18 Benvenuti è entrato e vediamo se c'è anche il 17, 17 sta per entrare adesso. L'8 che è Toneguzzi, 17 ha fatto i cambi, manca solo Viglietti, manca solo il 14 a meno che non ci sia scappato e sia già entrato, lo scopriamo dopo, vediamo se questo giocatore, che numero ha questo giocatore che si trova qui sulla fascia destra del campo, lo scopriremo poi. Tutto è pronto mi pare con la possibilità di iniziare a giocare questo secondo tempo. Vediamo se riusciamo a far partire anche il nostro cronometro. È tutto pronto, quindi nessuna sostituzione da parte dell'Academy, mentre rotazione un po' per tutti i giocatori che aveva a disposizione il mister Zugno del Fontanafredda e quindi è tutto pronto per i secondi 30 minuti di gioco per vedere che cosa succederà in questa finale terzo-quarto posto. Il vantaggio è del Fontanafredda, parte la gara, parte il secondo tempo, quindi con il Fontanafredda in vantaggio per 1-0. Allora è entrato anche il 17 Toneguzzi, Samuel, e adesso viene in avanti subito la formazione dell'Academy, si sta muovendo, vediamo se naturalmente con i numerosi cambi che ha fatto Zugno ci potrà essere un po' di calo, però l'importante è far giocare chiaramente tutti anche in questo tipo di manifestazioni e anche in queste finali chiaramente. Se ne va bene Samuel Toneguzzi che mette lungo per il numero 9 Delgado, palla che viene deviata e quindi si andrà alla rimessa in gioco sempre da parte del Fontanafredda che è partito ancora una volta con la spinta in avanti. Ha mandato il tecnico Di Giuseppe, ha mandato a scaldare i tre ragazzi che ha in panchina, sono Colici, Adami ed Agostinelli che ancora non sono scesi in campo. Quindi calcio d'angolo per il Fontanafredda, palla messa fuori di poco, ancora butta dentro il pallone però in malo modo con il numero 4 Toffoli che va a riprendersi il pallone, prova a farlo giocare con Toneguzzi, ancora Toffoli
Toneguzzi si libera, anzi è Delgado che viene in avanti, Delgado poi si ferma, torna indietro, mette dentro questa palla ed è il gol da parte di Samuel Toneguzzi. Viene annullato per fuorigioco qui dalla nostra postazione, almeno dalla mia postazione. Non l'avevo localizzato e non avevo visto che era davanti a tutti, quindi l'arbitro non ha avuto difficoltà, ha fermato tutto e ha annullato quindi il secondo gol che avrebbe potuto definitivamente chiudere questa gara per quanto riguarda la formazione del Fontana Fredda. Academy che viene in avanti, Academy che prova a manovrare a metà campo ancora con il tentativo di manovre, riuscita, prova a portare palla, invita il suo compagno Kocic a spingersi sulla fascia sinistra del campo, palla che va all'interno dell'area di rigore dove De Luca la chiama e la fa sua. Forse può essere cambiato anche il portiere, vediamo se Vincenzo Russo mi aiuta, vediamo se il portiere è il numero 1 oppure il numero 12, poi lo scopriremo. Palla ancora in avanti, palla viene gettata fuori, Delgado in appoggio, il tiro al volo ancora di Russo, la deviazione con un po' di difficoltà da parte del portiere dell'Academy che si salva e mette a terra il pallone, lo fa suo, è pronto al rinvio. Il portiere dell'Academy è quello del primo tempo, tra l'altro mi pare che appunto non abbiano il secondo portiere, quindi è per forza lui. Sì, allora si può giocare ancora con il Fontana Fredda in avanti. 3 minuti e 34 giocati. Tiene palla molto bene, bravo a girarsi ancora, a controllarlo. Toneguzzi in mezzo per Toffoli. Toneguzzi con il numero 17 aveva segnato in precedenza, ma c'era la posizione di offside, quindi ha annullato il gol del possibile 2-0. Sta controllando adesso il Fontana Fredda. Chiama palla Toneguzzi ancora, la fa sua, la mette a terra molto bene. Prova a puntare l'uomo sulla fascia destra del campo ancora con Toffoli, taglia. Doveva tagliare prima questo pallone non buono, è costretto ad andare a recuperarlo sulla fascia quando poteva cercare un'imbucata un pochino più tranquilla. E allora ecco i cambi anche per l'Academy, sono tutti e 3 i cambi perché ci sono solo 3 giocatori appunto a disposizione di Giuseppe, il tecnico appunto dell'Academy. Li manda in campo tutti, chiaramente, giustamente, fuori il 7, fuori l'11, non vedo l'ultimo giocatore, il più piccolino, l'11, il 6? 6, perfetto, quindi fuori 7, 6, fuori Angiò, Guadagnin e Guiotto, dentro Colici, Adami ed Agostinelli. Cambi effettuati anche per l'Academy che quindi va al tentativo di riportarsi appunto in parità in questa gara. Vi ricordo che in caso di parità ci sono e ci saranno per questa finale, come ci sono stati per i quarti di finale, per le semifinali e anche per la finale appunto primo e secondo posto, ci saranno i rigori, non i tempi supplementari. La palla gli sfugge male, quindi nulla di fatto, l'arbitro non si impietosisce, chiaramente non può, e quindi deve dare rimessa in gioco, rimessa con le mani agli avversari. Palla che viene giocata ancora dall'Academy ma bloccata sul nascere, e allora riparte il Fontana Fredda che va al tiro dai 30 metri, 30-32 metri, qualcuno mi pare il numero 18 voleva palla invece che andasse al tiro, però insomma la spiegazione è stata che aveva visto il portiere un po' fuori, un po' alto, e quindi ci ha provato ugualmente, ma situazione non portata a buon riscontro. In avanti ancora Toffoli, bene,
Toffoli, ancora manovra molto bene dalla parte opposta, prova a spingere, ancora un tiro e qui c'era la deviazione di Delgado che si fa anticipare, bravo il portiere dell'Academy ad intervenire, poi il colpo di testa altrettanto bene da parte di Benvenuti. Nulla di fatto per questa palla, poi palla che viene rigiocata ma non bene da parte della formazione dell'Academy, ancora la manovra si gioca, viene in avanti, palla conquistata, buono, con Delgado che si gira bene, il tiro viene però parato dal portiere dell'Academy. Fa ripartire i suoi. Non c'è storia, possiamo dire, anche con i cambi effettuati da parte del tecnico Zugno, insomma diciamo che qualcosa in più sicuramente la formazione del Fontana Fredda ha nei confronti dell'Academy Padova. C'è un uomo a terra per il Fontana Fredda, il numero 16, ed è Pasquato a terra, spero non sia nulla di grave, anche perché mi pare che non ci siano più cambi, quindi, ma si rialza, fortunatamente c'è nulla, quindi si rialza Pasquato che esce dal campo e attende il massaggiatore, probabilmente attende il massaggiatore, sì, non sta benissimo. Vabbè. Palla che termina fuori, aveva dato la sensazione del gol su questo traversone lungo, l'ha controllata bene il portiere dell'Academy. Rimane sempre in inferiorità numerica il Fontana Fredda, che nonostante tutto prova a spingere sull'acceleratore ancora per approfittarne, ma nulla di fatto, e non riesce ad approfittarne nemmeno l'Academy perché in vantaggio numerico non c'è. Vediamo se Toffoli porta avanti palla, lo gioca su Benvenuti bene con Delgado che si è spostato più avanti in questo secondo tempo, ancora tiene a terra, ancora un esterno di Russo che ha segnato il gol che ha sbloccato la gara, più o meno nella stessa maniera, usa parecchio l'esterno, l'abbiamo visto, e quindi palla che viene giocata bene. Non c'è un attimo di respiro per quanto riguarda la formazione dell'Academy di Padova, che viene marcata in ogni momento con i giocatori, non ci sono spazi, quindi anche in questo caso vedete il pressing asfissiante da parte della formazione in maglia rossonera, ovvero del Fontana Fredda, che legittima appunto il suo vantaggio. Palla che viene giocata ancora e palla appoggiata in fallo laterale. Vediamo se può rientrare il giocatore che è rimasto a terra in precedenza. Dovrebbe essere rientrato, quindi nessun problema per Pasquato. Anche questa rimessa secondo me andava rifatta completamente, palla, sì, le gambe e piede staccato appunto dal terreno. Palla che torna su Toffoli, che allora può ricominciare a giocare facendo girare palla dietro, e ci pensa anche il numero 6 Rata ad andare dal suo portiere. Palla sul numero 4 Toffoli. Ancora lancio lungo, Delgado, bravo, è stato molto bravo Mazzotta a stare fermo lì, ad aspettare che Delgado alzasse il piede per tentare la deviazione. Non si è sbilanciato, è rimasto in piedi e quindi è riuscito a prendersi il pallone, salvando ancora una volta la sua porta dalla possibilità del secondo gol e soprattutto dalla possibilità di chiudere la gara, di chiudere la partita per quanto concerne la compagine del Fontana Fredda. Streaming Sport. E allora rispondiamo anche a dei tifosi che chiedono appunto dove vedere la nostra partita. Streamingsport.it, nessun problema.
e quindi 11 minuti di gioco qui al Comunale di Follina, partita che viene animata ancora dall'avanzata. È bello questo traversone dalla destra che non crea però grossi problemi al portiere del Fontanafredda che sta giocando un po' in tranquillità. Adesso ha cambiato parecchi uomini nell'assetto e quindi c'è la possibilità adesso di vedere qualche cosina in più. C'è un fallo adesso di frustrazione da parte di un giocatore del Fontanafredda e quindi nulla di fatto. Si gioca con il taglio molto buono, però viene anticipato il numero 10 Deruachi. Riparte il Fontanafredda con il numero 17 che sventaglia sulla fascia sinistra del campo, ma Russo non riesce ad arrivare a controllare questo pallone, troppo alto, quindi nulla di fatto. Andiamo a controllare anche il tempo. 12 minuti e 38 di gioco qui al Comunale di Follina, dove si sta giocando la finale terzo-quarto posto. Calcio d'angolo adesso per il Fontanafredda che non ha rischiato praticamente nulla o quasi nulla, insomma poco, perché ha avuto un'occasione grossissima per pareggiare i conti, non riuscita, e quindi nulla di più. Palla ancora che cercava di essere messa all'interno dell'area di rigore, non ci riesce, palla che termina in fallo laterale e quindi abbiamo la rimessa in gioco, la ripresa del gioco con le mani da parte di Filippi sulla fascia destra del campo. Filippi per appoggiare al suo compagno di squadra che subisce il fallo da parte di Toffoli. Palla che viene giocata, adesso punizione, ancora Filippi che prova a spingere in avanti, scaraventerà in mezzo all'area, no, invece sceglie di giocare per linee orizzontali andando a servire il numero 8 Piscopo. Ancora un'imbucata, nulla di fatto, ancora Piscopo che arriva per primo sul pallone, poi cerca di girarsi il numero 10 in maglia bianca, Piscopo che va a sostegno, poi perde palla, un po' di confusione, ancora Deruaci che viene dentro, viene messo a terra, c'è l'arbitro che viene mandato a quel paese e Deruaci si becca il cartellino giallo, giustamente, che aveva protestato in malo modo nei confronti dell'arbitro e quindi ammonito Deruaci, cartellino giallo per lui. Filippi in mezzo a una selva di giocatori, per la precisione 2 giocatori del Fontanafredda, e quindi si blocca lì il gioco, l'arbitro fischia, ferma il gioco. 14:43, 6 minuti per cercare di portarsi in parità, per cercare di agguantare il Fontanafredda, anche se, ripeto, grossissimi problemi non ne ha avuti e quindi direi che per il momento vantaggio meritato della formazione di Zugno. Fallo di Filippi che viene bloccato dall'arbitro. Può andare in avanti, vediamo che cosa nasce da questa battuta. Va a mettere l'uomo in 9:15 regolari. Punizione per il Fontanafredda con tutte le torri che sono già in mezzo all'area, pronte per cercare la deviazione. Vediamo, linea, tutti lì, tutti in marcatura e poi a controllare il pallone che verrà scagliato in mezzo all'area. Vediamo, ha cercato invece di andare al tiro sul primo palo, un po' velleitario anche questo tiro, però insomma ci sta anche su una frangente che vede la sua formazione in vantaggio e mai in pericolo di essere raggiunta,
in avanti, palla sprecata con il tentativo di far giocare il portiere riuscito, poi lo scambio 1-2 tra portiere e proprio terzino, palla che ritorna indietro ancora. E allora il rinvio, in difficoltà il giocatore del Fontana Fredda, che poi si salva mettendo il pallone sui piedi del difensore. Prova a spingere l'Academy, prova a crederci fino in ultima. Pallone che viene ricontrollato, Filippi dà il pallone alto e fuori misura, nulla di fatto quando sono trascorsi 17 minuti qui al Comunale di Follina. Secondo tempo della finale terzo-quarto posto tra Academy Padova e formazione di Fontana Fredda. Ancora si riparte dal basso con il portiere del Fontana Fredda. Ha effettuato il proprio rinvio, palla che termina fuori, quindi con le mani ancora i giocatori in maglia bianca a provarci fino all'ultimo. Si gira e c'è il fallo. Attenzione, si gira e c'è il fallo, posizione piuttosto interessante per quanto riguarda l'Academy. Vediamo se riesce a sfruttarla nel migliore dei modi. A 9:15 la barriera. Vediamo quanti uomini vuole in barriera. 2. Sì. 2 uomini in barriera. Sono 5 in maglia rosso-nera e 5 in maglia bianca, 6 in maglia rosso-nera, 5 in maglia bianca. Vediamo che cosa nasce da questa punizione. Mette dentro Filippi, molto bene, c'è il colpo di testa ed è vincente per il pareggio del numero 9, mi pare. Nel numero 8. Quindi Piscopo è andato in gol. 1-1. E quello che avevamo detto in precedenza, dobbiamo un po' rimangiarcelo, perché l'Academy ci ha creduto fino in fondo, è andato a conquistarsi il pareggio, e quindi adesso vediamo che cosa nasce, se l'Academy vorrà portare il Fontana Fredda ai rigori, oppure se cercherà naturalmente di colpire. Vediamo, ha mollato un pochino il Fontana Fredda, ma nemmeno sotto il profilo del gioco, forse sotto il profilo, a parte i cambi che ci sono stati, ma sotto il profilo di forse pensava di averla già vinta, già tranquillamente portata a casa. Così non è stato, perché l'Academy non ha mollato, e quindi con questo colpo di testa c'è stato il gol del pareggio, che quindi riapre la gara, riapre la partita. Partita tra l'altro piacevole da seguire. Attenzione in avanti ancora con questo pallone che viene gettato fuori, in qualche maniera allontanato, però adesso chi prova a fare la partita è l'Academy, che galvanizzata dal gol del pareggio prova a gettarsi in avanti. Ancora palla su Delgado che non riesce a tenerla, e allora Filippi, no, in anticipo ancora Filippi che va a riprendersi palla. È un po' il giocatore che ha trascinato i suoi. Adesso palla persa, e attenzione perché il Fontana Fredda viene in avanti, ma viene fermato in scivolata dai giocatori in maglia bianca. Ancora in avanti, sempre con Benvenuto, il numero 17. Si gioca ancora con questa palla all'altezza. Attenzione, tiene palla, lavora in orizzontale, palla non c'è nessuno su cui appoggiare, deve tornare indietro su Toffoli che ancora serve Delgado, bloccato, e allora può ripartire l'Academy, attenzione con il numero 8 Piscopo, l'autore del gol. Piscopo, ancora il colpo di tacco per favorire il suo compagno, palla poi persa, e allora con le mani il Fontana Fredda, che non ci sta, vuole andare a velocizzare il tutto, va per le terre su fallo di Filippi, e quindi punizione per la formazione del Fontana Fredda, che adesso prova a rifarsi sotto, prova a
ritornare in vantaggio, quantomeno lo è stato per quasi tutta la partita. E allora vediamo adesso che cosa nasce da questa punizione. 5 in maglia rossonera in mezzo all'area, con 4 uomini in maglia bianca invece ne serve un altro, qualcuno vorrebbe far scendere in mezzo all'area un altro giocatore. Vediamo. Punizione, si allaccia le scarpe, perché stavano aspettando il giocatore in maglia bianca, palla dentro, il colpo di testa sfiorato, non riuscito, Filippi inganna un po' tutti, palla che non viene toccata da nessuno e quindi lascia sfilare sul fondo campo. Palla che viene ripresa dal portiere dell'Academy, si gioca ancora, vediamo con la rimessa dal fondo per trovare qualche giocatore qui davanti in grado di portare ancora 22 e 14, quindi 8 minuti da giocare ancora. Mi pare che non ci sia nulla di tempo da recuperare, o se ci sarà proprio sarà un minutino scarso per il momento, quindi vedremo. Poi con i cambi qualche cosina in più si giocherà. Ancora l'autore del gol che porta in avanti l'Academy, cercava di andarsene in mezzo a due, un po' un gioco tentato, non riuscito. Ancora il contropiede della formazione del Fontana Fredda, c'è un uomo a terra dell'Academy ma si fa continuare a giocare, attenzione, è bravo il ritorno del giocatore dell'Academy che mette in fallo laterale, si rialza il giocatore dell'Academy che sembra non aver nulla, in effetti è così, era rimasto a terra forse per cercare di fermare il gioco, l'arbitro aveva capito, insomma si arrabbiano un po' i tecnici suoi perché avevano capito che non si era fatto quasi nulla, anzi nulla, e quindi lo hanno richiamato più volte per alzarsi. Buono di pugno il rinvio da parte del portiere dell'Academy che mette fuori, poi la palla non riescono a riconquistarla e quindi c'è una rimessa in gioco con le mani da parte del Fontana Fredda che cerca di portarsi nuovamente in vantaggio. Vediamo che cosa succederà con il numero 19 che vuol provare a gettare in mezzo all'area, rimessa lunga con le mani, palla gettata fuori lontanissima da parte della formazione dell'Academy. Pallone viene giocato fuori, ancora Filippi si difende molto bene, Filippi nel secondo tempo per quanto riguarda l'Academy. Buono ancora, pallone che viene dentro, viene toccato e messo in calcio d'angolo. Vediamo quanto manca, 6 minuti, 24esimo minuto di gioco, 6 minuti da giocare, il pallone è brava e bene la difesa dell'Academy che si salva, può ripartire in contropiede, sbagliato la fiondata in avanti che viene controllata dai difensori del Fontana Fredda. Delgado che va a riprendersi il pallone e a guadagnare un calcio d'angolo e allora Delgado che lascia lì il pallone, provano ad insistere, Zugno dalla panchina che prova ad incitare i suoi che sono rimasti in vantaggio per gran parte della gara, poi raggiunti sul finale, Fontana Fredda che non riesce a mettere questo pallone all'interno dell'area pericolosamente, adesso c'è un fallo e con conseguente ammonizione per il giocatore in maglia bianca. Adesso c'è il tecnico dell'Academy che ha parlato con il numero 10 De Ruasci che è l'unico qui davanti, l'unica punta per il momento, l'uomo più avanzato dell'Academy, costretto però a giocare da solo, insomma è marcato tra l'altro dal numero 14, quindi sarebbe un 1 contro 1. Vediamo che cosa nasce da questo traversone che dalla fascia sinistra del campo prova ad andare in mezzo all'area per impensierire la difesa dell'Academy che con il proprio portiere mette 3 uomini in barriera.
per Mazzotta che vuole vederci chiaro, palla che invece non arriva dalle parti dei giocatori del Fontana Fredda, con il numero 16 in maglia bianca Kolic che mette in calcio d'angolo e si riprenderà a giocare con un calcio d'angolo dalla bandierina. Un groviglio di uomini in mezzo all'area. Momenti importanti, lunghissimo questo pallone, il numero 18 lo appoggia senza grossi problemi, quindi nulla di fatto. Il tiro viene e c'è anche l'ammonizione per il numero 9, mi pare Delgado, che era davanti, ha ostruito il rinvio di Mazzotta, il portiere dell'Academy. 27 minuti di gioco, se non succede nulla si andrà ai rigori in questa finale terzo o quarto posto. E allora vediamo, pronto il rinvio. Palla controllata a metà campo ancora. Si arrabbiano i giocatori tra Piscopo e Filippi che non si capiscono. Stanno richiamando i due tecnici appunto dell'Academy. Dopo aver raggiunto il pareggio stanno chiedendo ai propri giocatori un ulteriore sforzo. Pronto il rinvio del portiere dell'Academy con De Ruosci che prova a mettersi in moto. Bravo, bene, è buona inforcata questa con il numero 8 in maglia bianca. De Ruosci viene bloccato prima di arrivare al tiro, ancora sulla fascia sinistra del campo, fuori gioco, il fuorigioco per De Ruosci. Peccato perché è una buona azione questa della formazione dell'Academy, che è un po' sulle gambe adesso perché prova a spingere soltanto quello del Fontana Fredda che non arriva di fronte al portiere. C'è il fallo, sì, l'arbitro aveva lasciato andare avanti per il vantaggio, poi visto che il vantaggio non si era concretizzato ha fischiato e quindi c'è la giusta punizione per il Fontana Fredda, che prova anche questa soluzione per essere state in vantaggio fino ad un certo punto della gara, per molto tempo della gara. Poi l'Academy è riuscita con un colpo di testa in mezzo all'area a beffare appunto la formazione del Fontana Fredda, a riportarsi sull'1-1, risultato che in questo momento vorrebbe dire calci di rigore. 29 minuti, quindi manca pochissimo, poi vediamo quello che ci sarà da recuperare. Qualcosina ci sarà da recuperare sicuramente, vediamo. E allora il giocatore con la maglia numero 17 ha chiesto prima, ho visto che chiedeva prima al suo tecnico se poteva battere lui, e allora è Samuel Toneguzzi che va alla battuta. Ha chiesto lui di incaricarsi di questo calcio di punizione. 4 uomini in barriera, no, si è complicato un po' la vita il portiere dell'Academy, però alla fine è andata bene per i colori bianchi dell'Academy Padova e quindi niente per quanto riguarda questa palla che viene allontanata, ma è ancora preda della formazione del Fontana Fredda. Si gioca, deve tornare indietro perché non c'è spazio, e allora in avanti adesso per provare a manovrare quest'ultimo attacco prima di... si muove bene davanti a 3, li salta tutti, poi esce bene la difesa dell'Academy. Ancora bella la rimonta del giocatore del Fontana Fredda che riporta palla ai suoi colori, con il numero 18 in manovra sulla fascia sinistra del campo, un po' più vivi adesso, blocca tutto però Filippi, bravo, può tentare, c'è l'ultimo tocco è dello stesso Filippi, niente da fare. Rimanendo così si va ai calci di rigore, lo ricordiamo, non ci sono i supplementari. Palla messa in mezzo ancora, colpo di testa, non esce il portiere, palla che viene rinviata, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, quindi c'è ancora il pericolo di un calcio dalla bandierina.
quindi calcio d'angolo, una delle ultime occasioni sicuramente per il Fontanafredda. Risultato di 1-1 qui al Comunale di Follina, finale terzo-quarto posto, il colpo di testa, il tentativo di deviazione veloce, molto bella tra l'altro del numero 17, ma altrettanto buona la parata di Mazzotta, altrettanto bene la parata di Mazzotta che salva ancora una volta il risultato e i suoi colori. Palla ancora in mezzo, palla che arriva lì dalle parti di Mazzotta che la fa sua, la tiene a terra e allora può aspettare un pochino per la posizione dei suoi. Non c'è nessuno davanti, c'è soltanto De Ruasci che ha tentato, è andata bene, è sempre un rischio, un calcio di prima intenzione così da parte del portiere. Non sarebbe stata sbagliata se questo pallone fosse stato indirizzato in mezzo ai pali, perché il portiere era letteralmente fuori. Quindi palla ancora che si gioca con il portiere del Fontanafredda che invita i suoi ad andare avanti, ma la meglio la difesa dell'Academy. Continua a spingere il Fontanafredda che si è addormentato in una parte della gara in cui gli è costato il gol, quindi ancora vediamo, non c'è nessun tocco da parte dei giocatori in maglia bianca, quindi si gioca ancora con qualche minuto che ci sarà di recupero, perché siamo già al 32esimo, 33esimo adesso, quindi 3 minuti se ne sono già andati, quindi ha concesso, sono stati fatti 6 cambi, quindi ha concesso quasi 4 o 5 minuti di recupero. Mette il fischio in bocca, ferma tutto e allora si va ai rigori. Si va ai rigori con la formazione dell'Academy che ha raggiunto appunto sul calcio di punizione, su colpo di testa appunto di un giocatore in mezzo all'area, il pareggio. E quindi io direi che possiamo fermarci qui per il momento. Io vado dalla parte opposta del campo e seguiremo dalla parte opposta appunto i calci di rigore e poi effettueremo le 2 interviste. Va bene? Chiedo al tecnico. Vedi là, però c'è il nostro di qua. Ma per se quei carini, che carini, che allora piacciono, ed è lì,
Primo tiro per Filippi, mi pare, dell'Academy. Primo tiro di Filippi per l'Academy. Ed è gol. Ed è gol. Chi va al tiro? Chi è? Rata. Allora, Rata al tiro per Fontanafredda. Prova a disturbare il portiere Mazzotta. Rata. Ed è gol. 1-1. Vuoi fare un saluto? Abbiamo anche la panchina qui del Fontanafredda che sta soffrendo. Mica tanto, però vi vedo felici e contenti. Quindi. Allora, Academy al secondo tiro, al secondo calcio di rigore. Ed è fuori. È fuori. È fuori il calcio di rigore del numero 18, mi pare. Vediamo. Sì, numero 18 dell'Academy che sbaglia. E adesso Toffoli. È parato anche il calcio di rigore di Toffoli. Parità. Altro calcio di rigore per l'Academy. Fischio dell'arbitro, può andare al tiro ed è c'era quasi arrivato, È gol però per l'Academy. È gol per l'Academy. Io non mi cimento nel conteggio. Fontanafredda al calcio di rigore con chi è questo che batte? Benvenuti al tiro. Benvenuti al tiro ed è buono. Gol. Gol del numero 18. Benvenuti che segna un bel calcio di rigore, buono. E allora vediamo che cosa succede adesso. Adesso vediamo che cosa succede con questo calcio di rigore. Con questo calcio di rigore. Per l'Academy. Per l'Academy cambia direzione all'ultimo momento. Un po' di indecisione. Un po' di indecisione da parte del giocatore che aveva cominciato da una parte, poi ha cambiato direzione, è andato dall'altra. Si capiva che aveva un po' di problemi, che non sapeva dove indirizzare il pallone e in effetti è stato bravo il portiere del Fontanafredda a bloccare il tiro del numero 9 Oana, che non riesce a forare appunto la difesa, in questo caso la porta del Fontanafredda. Fontanafredda con Delgado. Delgado. È una parata molto molto bella su Delgado, che aveva tirato veramente un bel tiro, forte tra l'altro, a mezza altezza, anche difficile da andarselo a prendere. Invece è stato bravo il portiere in questo caso, è stato bravo veramente. E c'è ancora situazione aperta.
maglia bianca ancora, Academy al tiro dagli 11 metri. Fischia l'arbitro, si va al tiro ed è la parata! Ed è la parata per quanto riguarda il Fontanafredda. Buona la parata del portiere del Fontanafredda, che adesso dà l'occasione ai suoi colori. Vediamo che cosa succederà con questo tiro dagli 11 metri per il Fontanafredda. Mazzotta si allunga, cerca di mettergli un po' di paura. Vediamo, fischio dell'arbitro, il tiro è parato ancora con il numero 7 che era Russo, l'autore del gol in precedenza. Si fa parare invece questo tiro dagli 11 metri e quindi nulla di fatto, si può andare avanti ancora, si va avanti ancora con l'Academy che va dagli 11 metri. Vediamo, fischio dell'arbitro e portiere da una parte, pallone dall'altra. Buono il tiro, mi pare, del numero 16, se non erro, numero 16, sì, e quindi era Colici che tira un buon tiro all'indirizzo del portiere del Fontanafredda, che non riesce a parare e quindi nulla di fatto. Numero 16 del Fontanafredda invece è Pasquato, anche lui con cambio di direzione. Pasquato bravo però, perché portiere da una parte, bella la finta, e quindi il gol di Pasquato ancora con calci di rigore, mentre sono arrivate anche le majorette e quindi poi lo spettacolo, insomma, che inizierà per circa un 45-50 minuti, anche se siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia. Vediamo un altro calcio di rigore adesso con la formazione dell'Academy. Ha spostato il pallone, vediamo, palla ed è parata, e vediamo, non è ancora decisivo perché c'è ancora bisogno di questo tiro, mi pare. Vediamo. E allora vediamo se questo tiro potrà spalancare la posizione numero 3 per il Fontanafredda. Vediamo. Allora Toneguzzi, con il tiro di Toneguzzi, ed è buono, ed è la vittoria, il terzo quarto posto, quindi finale terzo quarto posto se lo aggiudica il Fontanafredda. Terzo posto per il Fontanafredda, che ai rigori vince e porta a casa il trofeo del terzo posto. Mister, venga, ci dica qualcosa. La vedo contrariato. No? Ecco, perché aspetti, c'è il sole, non vedo neanche. Ah, ecco, ok, ci siamo. No, dicevo in telecronaca che avete dominato la partita, poi avete avuto quei 4-5 minuti in cui loro ne hanno approfittato, è uscito sto gol e vi ha costretto ai rigori. Ma io credo che il primo tempo sia stato fatto un buon primo tempo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista di scelte. Poi le seconde cambiare anche. Sì, ma io credo che sia giusto così, perché comunque parliamo sempre di ragazzi di 15 anni e quindi è giusto così. Secondo tempo sì, abbiamo un po' calato, anche perché comunque è l'ultima partita della stagione, è caldo, ci sono tante situazioni anche a livello psicologico. Abbiamo subito un gol che era evitabile, però insomma alla fine la fortuna ci ha dato quello che ci aveva tolto sul gol. Mister, ho visto anche delle buone individualità da parte vostra.
Allora, tecnicamente secondo me... Facciamo i nomi per non... No, montare i la nomi, testa. i nomi no, assolutamente. Tecnicamente secondo me siamo anche una buona squadra. Secondo me abbiamo avuto comunque un miglioramento da come eravamo partiti, perché insomma lavoro settimanale, lavoro mensile, insomma dopo alla fine quando magari meno te lo aspetti ti porta comunque dei buoni risultati e quindi sì, sono soddisfatto della stagione assolutamente. Non volevo fare due nomi, però due nomi li faccio perché mi avevano colpito, soprattutto il centrocampo con Venier e Desiderati. Nel primo tempo quando li hai fatti giocare lì, palloni ne hanno visti pochi. Loro sono due ragazzi che sono arrivati quest'anno a Fontana Fredda, sono due ragazzi, due giocatori sicuramente di buona prospettiva. Giusto, insomma, dai. Sì, dispiacere magari su Venier che sostanzialmente è stato fermo 3 mesi durante la stagione, quindi non è riuscito a dimostrare quello che poteva dimostrare. Per quanto riguarda Fabio, insomma, parliamo di un buon prospetto, poi sempre dare il tempo al tempo, sempre tempo al tempo. Mister, in bocca al lupo, buon lavoro. Ok, grazie a voi. Grazie a voi. Vediamo, vado dall'altro mister. Vediamo se riusciamo ad avere... Mister? Ci dà 2 parole? Molto bene. Salve. Allora, mister, ci avete provato perché loro hanno fatto partita per quasi tutta la gara, poi hanno mollato quel pochino, ne avete approfittato giustamente, un bel gol dall'alto di testa e rigori poi l'eterno lotto. Sì, quest'anno è stato un po' il filo conduttore, quello lì proprio di non mollare, non arrenderci un pochino alle difficoltà e sono contento insomma dei ragazzi perché penso che abbiamo espresso in alcune partite proprio un bel calcio e la felicità un po' dello stare in campo, ecco, per cui siamo contenti di essere arrivati alla fine e abbiamo un po' sovvertito i pronostici e siamo contenti così, complimenti insomma per... Come dicevo al vostro dirimpettaio dalla parte opposta, qualche bel giocatore si è visto sia da una parte che dall'altra, insomma qualche buon prospetto c'è. Assolutamente sì, anzi noi vorremmo ringraziare l'organizzazione del torneo perché ci ha dato la possibilità di confrontarci in questo scenario così fantastico, bello, sia a livello di cartolina della nostra Italia che ci offre panorami fantastici, ma anche di calcio. Abbiamo visto calcio, abbiamo visto ragazzi importanti, ragazzi interessanti di tutte le squadre. Noi siamo venuti qua in punta di piedi e abbiamo detto la nostra e abbiamo dimostrato insomma quello che abbiamo, l'abbiamo messo tutto. Ecco, quindi diceva bene, abbiamo visto qua e abbiamo visto anche il ritorno dell'Academy Padova, insomma del Padova. Sì, era da un po' che si mancava e quest'anno insomma abbiamo voluto partecipare e penso che siamo riusciti a lasciare una buona impressione, ecco, una buona impressione. Ragazzi, vi lascio, fine stagione, buon lavoro a tutti e ci ritroveremo sui campi. Sì, ci sta di staccare un po' adesso. Stacchiamo. Buone ferie a tutti e Grazie, ci rivediamo presto. Ciao, grazie. Ringraziamo l'Academy Padova, noi concludiamo qui questa prima partita, allora finale terzo quarto posto, ha vinto ai rigori il Fontana Fredda, adesso un po' di spettacolo e poi ritorneremo con la finale primo e secondo posto. Bravi mister! Bravi! Bravi!
Sì. Mirko. Scusa qua. Mirko, diglielo a lui.
Intanto ci scusiamo per le difficoltà avute con la gestione dell'audio. Ringraziamo i primi calci della Follinese che hanno disputato la tradizionale partitella e cogliamo l'occasione per congratularci con il Fontana Fredda che ha vinto la finale terzo o quarto posto di oggi pomeriggio. Un applauso. Ora presentiamo i loghi delle squadre che disputeranno la finale, che sarà intorno alle ore 18 e sarà San Vitese contro Bassano. Ringraziamo le ragazze della Dance Point per la collaborazione. Un applauso. Allora, tra poco avremo la tradizionale esibizione di ballo delle ragazze della Dance Point. Approfitto per leggere 2 parole di presentazione. La Dance Point è un'associazione sportiva dilettantistica diretta da Susi De Martin e costituita nel 2001. L'associazione è affiliata alla FIZ, la Federazione Italiana Danza Sportiva, ed è riconosciuta dal CONI. È un'associazione senza scopo di lucro che ha come scopo la diffusione della danza in tutte le sue forme. I corsi sono balli caraibici, danza classica e moderna, hip hop e break, tap dance, danze orientali, boogie woogie e rock and roll, danza aerea, pole dance e il corso show dance musical. La danza è un'occasione di crescita, insegna la disciplina ai ragazzi, li impegna fisicamente ed intellettualmente. È adatta a tutte le età, dai 3 anni ai 100 anni. Questa sera si esibirà uno dei corsi di danza moderna, le cheerleaders. Un applauso.
A brevissimo entreranno nuovamente gli sbandieratori del quartiere San Stefano di Feltre. Vi chiediamo di accoglierli con un applauso e li ringraziamo per questo bellissimo spettacolo in 2 parti con cui hanno allietato il pomeriggio di oggi. Zitto.
Quando vanno fuori, Sì? come la prima parte. Calorosamente il gruppo sbandieratori del quartiere San Stefano di Feltre, che ci comunicano anche che la loro prossima esibizione sarà al Palio di Feltre il 25 luglio. Tutta la cittadinanza è invitata. Franco, sarebbe da mettere un po' più verso il centrocampo la piattaforma. Una decina di metri direi. Perfetto lì, grazie. Grazie della collaborazione. Siamo quasi pronti all'ingresso in campo delle squadre per la finale, diamo le formazioni della finale Bassano-San Vitese. Per il Bassano con il numero 1 Faronato Andrea, con il numero 2 Suman Andrea, con il numero 3 Parise Alvise, con il numero 4 Basso Tommaso, con il numero 5 Marcon Rafael, con il numero 6 Dalmolin Leonardo, con il numero 7 Chiomento Andrea, con il numero 8 Merlo Leonardo, con il numero 9 Mischiati Filippo, con il numero 10 Carlesso Jacopo, con il numero 11 Bortoli Giuseppe. A disposizione 12 Caretta Leandro, 13 Ambroso Nathan, 14 Chiamello Riccardo, 15 Carraro Tommaso, 16 Rigoni Giacomo, 17 Giacobbo Tommaso, 18 Bordignon Elia, 19 Conte Zeno e 20 Battocchio Gabriel. Per la San Vitese invece con il numero 1 Cecco Mattia, con il numero 2 Maggiolo Giulio, con il numero 3 Muccin Elia, con il numero 4 Carotti Samuel, con il numero 5 Pizzolito Davide, con il numero 6 Guerrieri Lorenzo, con il numero 7 Bonan Leonida, con il numero 8 Fontanelle Edoardo, con il numero 9 Opoku Ababio Bryant, con il numero 10 Pezzotto Andrea e con il numero 11 Segat Elia. A disposizione 12 Boschin Francesco, 13 Aciampong Mensa Dennis, 14 Causillo Eros, 15 Zoccolan Riccardo, 16 Pecile Emanuele e 17 Metalla Alan. Arbitra la gara il signor Minet Alessandro della sezione di Conegliano. Gli assistenti sono i signori Furlan Alex della sezione di Conegliano ed Ennaji Mohamed della sezione di Conegliano. Buon divertimento e buon proseguimento di serata a tutti.
Rataplan, rataplan, plan, 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 plan. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ringraziamo il tenore Manfroi Eddi per la splendida esibizione, ancora un grande applauso e auguriamo alle squadre di disputare una splendida finale. E allora entriamo in collegamento dopo l'inno d'Italia, cantato dal tenore appositamente intervenuto quest'oggi qui a Follina. Entriamo in collegamento per la finale primo e secondo posto, dopo aver seguito la finale terzo e quarto posto circa un'ora e mezza fa, con la vittoria del Fontana Fredda sulla compagine dell'Academy di Padova. Ora ci attende una sfida tra San Vitese e Bassano, due formazioni che sono arrivate al meglio per questa finale, e vedremo sicuramente una gran bella partita, una gran bella gara che coinciderà appunto con la fine di questo torneo, la fine del settimo Memorial Gioacchino Michelutto qui a Follina. Andiamo a vedere le formazioni che hanno schierato i due mister, e allora cominciamo dalla San Vitese, che manda in campo Cecca, poi Maggiola, Muccin, Carotti, Pizzolito, Guerrieri, Bonan, Fontanel, Opoku, Pezzotto e Segat. In panchina il signor Zoccolan porta Boschin, Acciampong, Causillo, Zoccolan, Pecile, Metalla e Cone. Per quanto riguarda il Bassano risponde con questo 11: Farronato, Suman Parise, Basso, Marcon, Dalmolin, Chiomento, Merlo, Mischiati, Carlesso, Bottoli. Allenatore il signor Zanon, che porta in panchina il numero 12 Caretta, il numero 13 Ambroso, il numero 14 Chemello, il numero 15 Carraro, il numero 16 Rigoni, il numero 17 Giacobbo, il numero 18 Bordignon, il numero 19 Conte, il numero 20 Battocchio. Arbitrerà l'incontro il signor Minet della sezione di Conegliano, coadiuvato dai signori Furlan e Nagi, entrambi della sezione di Conegliano. C'è anche il quarto uomo, che è l'arbitro che ha arbitrato la finale nella partita precedente, ovvero Karelowski, che è il quarto uomo di questa finale primo e secondo posto, che vedrà in campo, come vi dicevo appunto, le due formazioni di Bassano e San Vitese. Sono giunte a questa finale dopo un ottimo torneo, e naturalmente adesso è la concretizzazione un po' di tutte le fatiche fatte in questa annata, in questa stagione. Inizia la gara, inizia la finale qui al Comunale di Follina, tra la formazione della San Vitese e del Bassano. Bassano in regolare maglia giallo-rossa a strisce, dall'altra parte rispondono le strisce bianco-rosse del San Vitese. Ancora palla che viene controllata dal numero 9 della San Vitese, Opoku, palla indietro, ancora un alleggerimento e si riparte, o si cerca quantomeno di ripartire, non ci riescono, palla che è contrastata e tenuta dalla formazione del Bassano. Il lancio era di Carlesso, che è stato deviato in fallo laterale, e con le mani il numero 8 Merlo, pronto a mettere in gioco in mezzo all'area, non ci arriva. Palla, attenzione, perché si è liberato molto bene il giocatore del Bassano, è andato al tiro di prima intenzione, troppo centrale, e nessun problema per per Cecco, che ha esibito la sua prima parata sul tiro scagliato da Bortoli. Conquista palla il numero 8 Fontanel per la formazione della San Vitese.
rigioca ancora dal basso per la partenza, attenzione a questo pressing del Bassano che conquista palla con un pallone che termina in fallo laterale con le mani. Allora la rimessa in gioco per cercare di far viaggiare i compagni, anticipo netto di un giocatore della San Vitese, poi con l'aiuto del numero 5 Pizzolito, palla lanciata sempre sulla fascia, non riesce però ad andarsene Bonan che viene fermato dal centrocampo del Bassano che è partito bene, Bassano che sta provando a stringere fin dall'inizio appunto le maglie per quanto riguarda questa gara, riesce bene a girare il pallone, peccato non ci sia nessuno pronto a conquistarlo questo pallone, perché esce fuori altrettanto bene il numero 3 del Bassano Parise che va fino in fondo, cerca di mettere dentro questo pallone, voleva la deviazione, non c'è stata nessuna deviazione, palla che termina sul fondo, quindi niente di fatto, però una buona risposta del Bassano al tentativo di ripartenza operato dalla San Vitese in precedenza. Manovra ancora che parte dal basso con lancio lungo che però è sbagliato, termina fuori, si disperano un po' le linee avanzate della San Vitese, palla persa, riguadagnata subito dal Bassano che prova con 1-2 a movimentare il gioco. Allora dalla parte opposta San Vitese che riparte o quantomeno cerca di ripartire con il numero 8 Fontanel, palla che viene controllata dal Bassano ancora con palla tra i piedi, poi la palla che sfugge via, il tentativo di giocarla dalla parte opposta non riesce, allora il numero 3 Parise della compagine del San Vito, della San Vitese, si porta la palla in fallo laterale, l'aveva toccata un avversario come adesso e nuovamente rimessa in gioco con le mani da parte di Parise, anzi da parte del numero 3 Muccin con questo lancio. Attenzione perché si libera della marcatura piuttosto pesante il numero 11 Segat, che guadagna anche un fallo, guadagna anche una punizione. Segat che poi lascia lì il pallone per la battuta affidata ad un suo compagno, e allora vediamo l'esito di questa battuta. Mi pare sia il numero 10 Pezzotto alla battuta, si posizionano in area con un groviglio di uomini all'altezza della linea all'area di rigore. Pezzotto, palla che viene scodellata in mezzo, il colpo di testa da parte di un giocatore della formazione del Bassano, una tirata alla maglia, l'arbitro lascia correre perché c'era il vantaggio, poi palla persa da parte del Bassano e allora la San Vitese che prova a spingere nuovamente sull'acceleratore, nulla di fatto, guadagna palla ancora una volta la formazione di San Vito al tagliamento, pallone bello perché viene sfiorato tra l'altro dal colpo di testa di un difensore del Bassano. Era buono il taglio optato da Maggiolo dalla destra verso la sinistra, anche ancora Maggiolo che va a riprendersi palla molto bene, riesce a scaricarlo sul suo compagno, il pallone che viene toccato dal difensore numero 3 del Bassano Parise, e allora la San Vitese con Maggiolo ancora per rimettere in gioco, forse c'era un fallo, una spinta con le mani da parte del giocatore numero 5 del Bassano, l'arbitro ha lasciato correre in quanto arriva un calcio d'angolo per quanto riguarda la San Vitese. Mentre sparisce un po' il sole che dà un po' di refrigerio al pubblico presente e anche ai giocatori, dalla bandierina il giocatore della San Vitese, il numero 10 della San Vitese Pezzotto, che va alla battuta da calcio d'angolo, buona palla, il tentativo di deviazione non c'è e allora prova a riprendersi la palla il Bassano, ma non ci riesce perché la palla è ancora preda del San Vitese che manovra attentamente, gira il pallone molto bene, colpo di testa altrettanto perfetto da parte del giocatore del Bassano, poi c'è questo numero 10 che è Pezzotto che sta dando grandi problemi alla retroguardia del Bassano, viene in avanti ancora con Mischiati che ha toccato di testa per favorire
favorire il lancio sulla fascia destra del campo. Attenzione, un bellissimo anticipo da parte di un giocatore che ha un fisico veramente imponente, un fisico che tocca già sicuramente l'1,80, l'1,90 perché altissimo. In mezzo al campo è il numero, lo vedete adesso in mezzo al campo, il numero 8 mi pare, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere Merlo, fisico veramente imponente, un po' il capitano anche tra l'altro della squadra di Bassano del Grappa. Prova a manovrare il Bassano con Marcon che va a pescare dalla parte opposta, quantomeno voleva provare a pescare dalla parte opposta del campo il suo compagno di squadra, non c'è riuscito, palla che termina in fallo laterale, allora può rimettere in gioco con le mani la Sanvitese. L'arbitro lascia correre anche questo intervento. Viene in avanti ancora, palla controllata, Bassano che prova a rimettere in gioco con le mani, anticipo della difesa del San Vito, buono il lavoro svolto dal giocatore del Bassano, poi perde palla il Bassano, la riguadagna la Sanvitese, un po' di confusione a centrocampo, in questi minuti, e allora il colpo di tacco molto bello, tra l'altro a seguire, un colpo di testa a seguire, non riuscito però, e quindi ancora mette dentro questo pallone un giocatore dalla fascia destra del Bassano senza problemi. L'uscita in presa alta del portiere della Sanvitese, Cecco, che va al rinvio lungo, però non tanto perché supera di poco la linea della metacampo. Poi il numero 8 Fontanel voleva velocizzare ulteriormente il gioco lanciando Pezzotto era rimasto fermo, così pure Opoku dalla parte opposta di Pezzotto, quindi rinvio con le mani di Farronato. È un buon rinvio con le mani oltre la metacampo abbondantemente, colpo di testa della difesa della coppia centrale della Sanvitese. Dà qualche indicazione adesso il tecnico, il mister del Bassano. Colpo di testa ancora a fermare l'avanzata dei bassanesi. Prova a ripartire, si era posato forse sulla schiena, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, attenzione a questa palla che entra in area di rigore pericolosamente, si muove sulla fascia destra del campo, prova a metterla in mezzo, c'è il contrasto perfetto da parte del difensore del Sanvitese e si va al calcio d'angolo anche per quanto riguarda la formazione del Bassano. Batte dalla bandierina, buono il tentativo di colpo di testa, tra l'altro parzialmente riuscito perché ha incocciato contro, in effetti è vero, contro il numero 5 della Sanvitese, pensavo l'avesse toccata proprio il giocatore Pizzolito, invece sembra che l'abbia proprio toccata l'attaccante, il numero 9 Mischiati del Bassano, quindi non c'è la ripresa del gioco con il calcio della bandierina, ma soltanto con una rimessa dal fondo da parte del portiere che poi viene fermata immediatamente dal tentativo di chiudere ogni varco da parte del Bassano con le mani la Sanvitese per far giocare i suoi, niente di fatto, ancora palla presa e riconquistata da un po' di confusione, prima Bassano poi Sanvitese che adesso ci riprova, va per le lunghe con questa palla per Opoku che viene anticipato dal suo diretto avversario. È buono l'anticipo del giocatore del Bassano che subisce anche fallo ed è veramente molto bravo, è stato bravo ad andare in anticipo e poi a guadagnare questo fallo che permette al Bassano tra l'altro anche di tirare un po' il fiato e di gettare in avanti un pallone. Andiamo a vedere quanti minuti sono trascorsi 11 minuti di gioco qui al Comunale di Follina, sempre sul risultato di 0-0 nella finale primo e secondo posto del torneo e del trofeo
7° Memorial Gioacchino Michelutto, categoria giovanissimi, iniziato il 9 di maggio e le finali appunto quest'oggi, 13 giugno 2026. Palla lunga che viene colpita di testa magnificamente dalla difesa, da un giocatore della difesa della Sanvitese, poi altrettanto bene si gira e si liberano quelli del Bassano che punta sulla fascia a destra del campo, bloccato altrettanto bene dalla difesa della Sanvitese. In avanti Opoku cerca di giocarla, riesce anche a controllarla, e qui questo lancio troppo forte, forse avrebbe dovuto tenere palla e girare dalla parte opposta, invece ha voluto velocizzare ulteriormente, palla troppo veloce, palla che è terminata fuori, e quindi Bassano con le mani a riguadagnare posizioni. Conquistata ancora, palla che viene toccata dal giocatore della Sanvitese, palla che termina fuori, allora con le mani Bassano, palla che esce un pochino male per il rinvio di questo giocatore, poi insomma palla arriva dalla parte, attenzione Opoku che si gira bene, tiene palla molto bene con Pizzotto che cerca di manovrare, ancora Pezzotto la mette dentro, il tentativo di girata al volo viene contratto da un arrivo in scivolata di un giocatore del Bassano che prova a ripartire in velocità, guadagna palla a metà campo e allora mette a terra, bravo, elegantemente mette a terra, si gira, prova a ripartire ancora con palla manovrata sempre dal Bassano, ancora un paio di finte con il numero 11 Bortoli che manovra, poi palla persa purtroppo, allora esce la Sanvitese addirittura in tre uomini che provano a portare palla, la palla è lunga, l'ha persa il numero 7 Bonan, nulla di fatto, palla indietro, prova a rallentare un po' il ritmo la formazione di Bassano. 13 minuti e 14 secondi di gioco, 0-0, lancio lungo ancora, Bassano che tocca, Sanvitese che rinvia, Bassano che riprende, Sanvitese ancora che rinvia, palla che viene anche dalle nostre parti vicino alla nostra cabina, palla che verrà giocata adesso dal Bassano con il numero 3 Parise, e adesso tocca a Carlesso cercare di liberarsi dell'uomo, arriva Parise a sostegno, non trova nessun appoggio, non si fa vedere nessuno, palla che termina fuori e quindi c'è l'alzata di bandierina da parte della tria arbitrale. Attenzione, non l'ha visto Bortoli, poteva andare tutto dalla parte opposta, ha preferito venire sulla fascia sinistra quando aveva forse la fascia destra aperta per un lancio lungo che sarebbe stato pericolosissimo. Attenzione, chiama palla Cecco e la fa sua. Maglia azzurra, celeste per Cesco completo, mentre completo maglia verde per quanto riguarda Farronato del Bassano. Lancio lungo oltre la metà campo anche di Cecco, palla che è preda però della formazione del Bassano, che fisicamente mi sembra un po' più dotata, soprattutto con un gruppo di atleti che superano l'1,80 sicuramente. Avanti tutto ancora con palla girata, palla che termina ancora sui piedi del Bassano che prova a manovrare, adesso sale dalle retrovie anche la spinta dei terzini, prova a chiamare, ci riesce molto bene, bellissima questo traversone che non trova nessuno pronto alla deviazione, però peccato perché è stato veramente una bella palla, un bel traversone che arriva dalla fascia destra del campo. Suman l'ha messa molto bene, peccato per lui, non c'è stato nessuno in grado di arrivare al tap-in, di arrivare alla deviazione vincente, sarebbe stato veramente un bel colpo, un gran bel gol. Sanvito che prova a recuperare, prova ad andare ancora, Opoku che si libera e che se ne va del suo avversario Suman, però poi la palla la perde e allora ancora Suman sulla fascia destra del campo, poco fa ha messo dentro quel traversone rasoterra molto bello
però adesso invece questa imbucata lunga sulla fascia destra del campo sempre non riesce ad arrivare a compimento, palla che termina fuori e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco dal fondo per l'arbitro, per il portiere cecco. In difficoltà Fontanel nel girarsi e quindi concede palla al Bassano. Concede palla al Bassano su questo sbaglio qui al centrocampo, poi cerca di rimediare il tutto velocizzando e gettando in mezzo all'area di rigore, palla che però non è calciata bene, termina abbondantemente fuori sul fondo e sono 16 minuti e 55 di gioco, quindi quasi 17 minuti consumati qui di questa finale, primo e secondo posto a Follina. Memorial Michelutto, ancora palla conquistata dalla formazione del Bassano, adesso sgambettato il giocatore del Bassano da parte del numero 10 Pezzotto, guadagna una punizione il Bassano con Basso che viene in avanti, invita i suoi a salire, ha parecchie torri su cui andare perché ci sono dei giocatori veramente alti lì in mezzo, quindi potrebbe avere qualche soluzione in più. Vediamo, la mette dentro molto bene, tra l'altro si muovono benissimo, il tiro viene barricato in pratica da un giocatore della Sanvitese che si è gettato a terra, è riuscito con il proprio corpo a bloccare il tiro. Ancora un'azione pericolosa e incisiva da parte del Bassano, che sicuramente un pochino meglio della Sanvitese sta facendo in questi minuti iniziali del primo tempo di questa finale. Ferma ancora sullo 0-0 come ogni finale si rispetti, insomma ci sarà da sudare, da faticare per portarsi in vantaggio e per spaccare la partita. Prova a manovrare ancora la Sanvitese con il numero 8 sulle spalle, non riesce lo scambio. Fontanel è un po' opaco, Fontanel era partito bene, poi ha avuto qualche difficoltà, adesso ancora sulla fascia destra del campo che è quella più pericolosa per quanto riguarda il Bassano, mette dentro questa palla ed è un gol veramente molto molto bello per quanto riguarda il Bassano ed è arrivato dalla fascia destra del campo. Avevo detto che qualche problema la fascia destra del campo la stava avendo la Sanvitese. Vediamo il numero 9 del Bassano, che è Mischiatti, ha giocato una bellissima palla, ha incrociato molto bene, secondo palo, ed è un gol che dà il vantaggio al Bassano quasi. Vediamo il minuto, al 20° minuto di gioco, quindi il numero 9 Mischiatti porta in vantaggio il Bassano con questo bel gol dopo un predominio piuttosto interessante. Ancora Bassano, va in scivolata molto bene il giocatore numero 4 Carotti della Sanvitese, allora prova a spingere ancora Parise, però adesso può cambiare forse anche il modo di giocare, insomma un po' meno aggressivo, un po' meno con spinta. Seguiamo questo dialogo con estrema facilità, si sono liberati in area i due giocatori del Bassano, si è alzata la bandierina perché c'era un fuorigioco però pericolosissimo, perché avevano fatto un po' il vuoto, avevano manovrato senza grandissimi problemi e si erano trovati lì davanti al portiere. Grandissima occasione che però l'arbitro con l'ausilio dei guardialine ha annullato per il fuorigioco. Prova a ripartire la Sanvitese, Opoku si gira bene e viene messo a terra. Sta facendo bene lì davanti Opoku, che è poco appoggiato, poco sorretto dagli altri compagni, però lui sta facendo il suo dovere. Ha creato diversi problemi alla marcatura di Suman,
adesso si è spostato qui sulla fascia destra del campo, vediamo che cosa nasce da questo cross che arriva dalla fascia sinistra. Si muovono tutti in area, va a scegliere il tiro diretto in porto, un po' il numero 10 Pezzotto, interessante questo giocatore, anche se per il momento, ma bisogna aspettare, chiaramente il fisico lo penalizza un pochino, però ha due buoni piedi, si è visto e si vede come sa giocare. Opoku va di testa, però palla poi termina abbondantemente sopra la traversa e dalla parte opposta dove voleva indirizzarla. 21 minuti di gioco, quasi 22, qui al Comunale di Follina, dove Bassano e Sanvitese si stanno affrontando per determinare la vincente nel 2026 di questo torneo, di questo Memorial Michelutto. Ancora la fascia destra che prova ad impensierire la Sanvitese. Suman che viene a raccogliere palla con le mani. Suman non la pesca nessuno, però, e allora c'è un tocco della formazione della Sanvitese. Mette dentro questo pallone ancora con palla che è tenuta lì, attenzione, non ci pensa due volte, palla fuori, spedita lontana dall'area di rigore, mentre arriva Parise del Bassano, pronto a spingere i suoi, va indietro, è in linea su Marcon che rischia un pochino, poi ritorna, va indietro dall'altro centrale, dal Molin, che verticalizza in mezzo, attenzione, un po' di confusione, un po' di errori da parte di Carotti, che per due volte ha permesso al Bassano di rendersi ancora una volta pericoloso. Rinvio lungo della Sanvitese con Opoku, eccolo che si incunea in mezzo, c'è un fallo, forse l'arbitro lascia correre perché non è fallo, però non gli è piaciuto questo atteggiamento da parte del numero 5 del Bassano. Non ha compiuto fallo perché l'intervento era stato regolare, però ha spinto via in malo modo il giocatore. L'arbitro sta ancora parlando con il numero 5 Marcon del Bassano. Effettivamente non è stato bello il suo gesto, l'arbitro glielo ha fatto vedere, glielo ha fatto capire, vediamo se avrà capito o meno. Palla che viene controllata ancora dalla Sanvitese in difesa, può ripartire, prova a ripartire, fallo. Rispecchia un po' l'andamento anche della prima finale, quella terzo o quarto posto, con il Fontana Fredda che aveva premuto e che ha premuto per quasi tutti i 60 minuti di gioco, poi subendo il gol su un colpo di testa, su un attacco, uno degli ultimi da parte dell'Accademia del Padova, e poi è stata costretta appunto a finire, a vincere, per carità, il terzo posto, ma a vincerlo con i rigori. L'arbitro lascia giocare con... Qui forse avrei dato il fallo alla Sanvitese, perché c'era stato un po' di lotta non proprio delle più regolari. 25 minuti di gioco con il numero 3 Parise che rinvia, palla in avanti, ancora fallo. L'arbitro però lascia correre, ha lasciato correre quasi sempre questi interventi, quindi i ragazzi devono forse capire che questi interventi non li fischierà e quindi dovranno giocare. Ancora in avanti, fascia destra ancora pericolosa, è quella più pericolosa delle due, con la compagine. Attenzione, manovra bene, poi questa palla che passa anche se è debole, poi un'altrettanto brutta palla che però arriva a compimento ugualmente, e ha un po' di fortuna la formazione del Bassano. Rimane a terra un giocatore della Sanvitese, vediamo se si ferma, l'arbitro si accorge e dice di buttare fuori il pallone. C'è un colpo al giocatore,
Abbiamo sentito fin qui il colpo, nulla di grave pensiamo, solo una botta, e quindi sono 26 minuti di gioco con 4 minuti ancora da giocare. I giocatori ne approfittano anche per bere qualche cosina, perché nonostante il sole si sia accomodato dietro qualche nuvola, il caldo che ha fatto in questo pomeriggio si sente, e giustamente i giocatori adesso ne approfittano per dissetarsi. Palla che giocatore che viene accompagnato a bordo campo perché è intervenuto il massaggiatore, quindi dovrà aspettare il segnale dell'arbitro per rientrare in gioco, quindi in 10 uomini la formazione della San Vitese per il momento, fino a quando non rientrerà appunto il giocatore. Palla indietro ceduta regolarmente e giustamente dal Bassano alla San Vitese, che va al rinvio. Bisogna aspettare che la palla sia dall'altra parte. Ecco in effetti che arriva l'entrata per il giocatore numero 8 della San Vitese, Fontanel, un po' in ombra in questa prima parte di gioco. Viene in avanti ancora il Bassano, può manovrare bene. Palla un po' di confusione lì a centrocampo, poi Opoku che ha vinto quasi tutti i duelli sia con Suman sia con l'altro centrale, quindi sta veramente giocando bene. Dicevo prima, ha poco appoggio dai suoi compagni di linea e quindi quando prende palla lui o riesce a concludere oppure la perde, e poi si termina l'azione nel deserto, diciamo così. 27 minuti 55 secondi, quasi 28. Attenzione al contropiede della San Vitese, anticipato però nettamente dalla difesa del Bassano, che rinvia lungo con il proprio portiere su cui si appoggia il difensore centrale sul numero 8 del Bassano. Riparte Pezzotto in mezzo a una selva di giocatori, non trova spazio, poi Pezzotto va a riprendersi, Pezzotto il pallone, lo centra sul numero 11 del San Vitese con Segat che cercava di andarsene verso il portiere Farronato, palla che è rimasta invece sulla fascia destra del campo, nulla di fatto. Colpo di testa ancora questa volta da parte di Maggiolo. Spinge in avanti la San Vitese, guadagna palla con Bonan fermato, l'arbitro allarga le braccia e dice non c'è nulla, facendo capire che questa serie di falli su cui i giocatori hanno protestato lui non li fischia, non li reputa fallosi, e quindi lascia giocare, forse fa anche bene, insomma, senza spezzettare la partita più di tanto. 1-0 sempre il risultato intanto per il gol di Mischiatti al 20°, gol di Mischiatti del Bassano, e c'è il secondo gol c'è il secondo gol della partita, ma c'è il pareggio da parte della formazione della San Vitese. Una gran pennellata che va a portare il gol del pareggio per questo giocatore che viene abbracciato dai suoi compagni. San Vitese che quindi va alla parità, raggiunge il pari con un delizioso pallonetto pescato dal numero 11 che è Segat, quindi al minuto 30°, proprio alla mezz'ora, il gol di Segat, l'1-1, quindi che riporta tutto in estrema parità per quanto riguarda appunto la gara in questo momento. Gara che, come vi dicevo, assomiglia un po' alla finale terzo-quarto posto, perché Fontanafredda ha provato ad accelerare per tutta la partita. Qui il Bassano ha accelerato per quasi tutto questo primo tempo, e al 20° è andato in gol la formazione della San Vitese 1-1, e quindi
Tutto da rifare, ferma il gioco il guardialine della dalla parte opposta alle tribune, diciamo così, la tribuna, anche se di vera e propria tribuna non c'è, una tribuna naturale, un bel giardino, un bel verde qui. L'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi a bere qualcosa di fresco e sul risultato di 1-1 tra San Vitese e Bassano si termina il primo tempo di gioco. Linea alla regia.
Rieccoci collegati con Follina, stadio comunale di Follina. Si sta disputando la finale primo e secondo posto tra Bassano e San Vitese. Pareggio per il momento dopo i primi 30 minuti di gioco, con il primo gol, il vantaggio trovato al 20° da Mischiatti per il Bassano. Pareggio al 30° invece di Segat, che ha riportato tutto in parità per quanto riguarda la sfida. È una bella gara quella che stiamo vedendo qui al Comunale di Follina. Non mi pare ci siano cambiamenti nei due 11 iniziali della partita. Arbitri che ancora non sono rientrati in campo, lo fanno adesso. C'è qualche dirigente che sta chiedendo qualcosa all'arbitro. O è Gianni De Biasi? Ah, ecco, mi pareva che fosse l'amico Gianni De Biasi che va alla foto con l'arbitro, con gli arbitri. Gianni De Biasi, ex allenatore dell'Albania, trevigiano, amico tra l'altro del presidente della Follinese Calcio, quindi arbitri che rientrano adesso in campo. È tutto pronto per dare il via alla seconda parte di gioco di questa finale, ferma sul risultato per il momento di 1-1. Ricordo che finale terzo-quarto posto si è dovuto ricorrere ai calci di rigore e vedremo qui cosa succederà. Tutto è pronto. Tutto è pronto, arriva l'arbitro ed è pronti per andare a giocarsi questi 30 minuti di questa finale. Fischio in bocca per l'arbitro e si parte. Inizia il secondo tempo di Bassano San Vitese, risultato di 1-1 dopo i primi 30 minuti di gioco. Palla che viene manovrata ancora dal San Vitese, poi palla persa, qualche pallone perduto un po' troppo spesso. Palla che va controllata adesso e giocata con le mani da parte del Bassano. Lanciato in avanti senza grosse pretese, palla allontanata, colpo di testa che viene controllato, ancora la San Vitese che prova a manovrare ma è costretta a tornare indietro dal proprio portiere. E quindi Cecco è pronto al rinvio, lo fa sul numero 4 Carotti. Palla che viene controllata a metà campo dalla compagine del Bassano. Riparte ancora, bravo. Palla che viene controllata, messa a terra, ancora un po' di confusione a centrocampo. Adesso prova a mettere ordine il numero 7 Chiomento, che riparte poi con l'aiuto di Basso che manovra in parte con Chiomento ancora. Palla a metà campo, gioca bene il numero 7 lanciato ancora Chiomento, però non arriva. Sì, forse si è liberato, forse anche fallosamente, ma l'arbitro questi falli ha fatto capire prima di non fischiarli. Palla che era terminata fuori, quindi si ritorna e si torna a giocare con la rimessa dal fondo da parte del portiere della San Vitese, Cecco. Riparte giocando dal basso, lancio lungo, palla arriva il difensore centrale in ultima battuta con il numero 10 della San Vitese, uno degli elementi più interessanti questo pezzotto, che per il momento bisognerà aspettarlo a livello fisico, però con i piedi sta dimostrando e ha già dimostrato di saperci fare. Fallo del numero 9, invitato a chiedere scusa al numero 6 opposto, e quindi
tutto riappacificato con Carotti, il capitano della San Vitese, che mette dentro questo pallone, palla controllata agevolmente dalla difesa del Bassano, palla che termina sul fondo e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa da parte di Farronato, che cede l'incombenza al suo compagno di reparto difensivo in questo caso. È pronto al rinvio lungo che arriva puntuale oltre la metà campo abbondantemente, palla controllata di testa, poi prova a ripartire il Bassano, ma non riesce, guadagna una rimessa in gioco la San Vitese. Opoku cercava di andarsene, non riesce, però il pallone era terminato fuori, l'aveva segnalato il guardialine. Ricordo che l'arbitro è il signor Minet, e coadiuvato dai signori Furlan e Nagy, tutti della sezione di Conegliano, compreso anche il quarto uomo, che è l'arbitro che ha arbitrato, scusate il gioco di parole, la finale terzo-quarto posto in precedenza. Nulla di fatto, questa volta l'arbitro giudica falloso l'intervento del giocatore del Bassano. È il capitano, il numero 8, capitano Merlo, un fisico, vi dicevo, imponente. Mette questa imbucata per ancora la testa del numero 10 Pezzotto, pallone che viene allontanato il più possibile dall'area del Bassano, e allora c'è Muccin che con le mani e poi con i piedi prova a lanciare lungo per Opoku, che fa un brutto volo, cade male. Vediamo se l'arbitro decide di fermare questa azione di gioco, ma la palla è lì vicina. Adesso obbliga il portiere a gettare palla in fallo laterale, e vediamo che cosa è successo ad Opoku, che in uno scontro di gioco, ma non c'era fallo tra i due, è andato molto alto e poi è caduto un pochino male, quindi appoggiandosi probabilmente sulle dita, sulla mano, sul polso. Vedete che si sta tenendo il polso, quindi però tutto bene, insomma, non c'è nessun problema per Opoku, che vi dicevo in precedenza sicuramente uno con il numero 9 della San Vitese, quello più che ha dato più peso all'attacco della sua formazione, poco coadiuvato, poco appoggiato, se dobbiamo essere sinceri, dai suoi compagni di linea. Perde palla il Bassano, poi la riguadagna, un po' di confusione ancora a metà campo, dove si è visto un po' di tutto in questi primi 30 minuti. Adesso è iniziato il secondo tempo, ancora una spinta da Tergo, l'arbitro lascia correre, se ne va, poi fallo e poi c'è il giallo. Questo è... Allora l'arbitro ha lasciato correre con gli interventi di prima, che effettivamente non è che non fossero fallosi, però non erano gravissimi. Adesso sta cominciando ad ammonire, sta cominciando a fischiare, sta cominciando a fermare il gioco, perché sta vedendo che c'è un po' di agitazione, c'è un po' di nervosismo e c'è naturalmente la voglia di vincere questa partita, quindi può succedere di tutto. Ecco cosa può succedere, questo lancio in avanti, 3 uomini su di lui, poi marcia indietro, ma niente da fare, buttata via la palla, poi il rientro, vediamo se si alza la bandierina. Non si alza la bandierina, deve correre all'indietro per recuperare. Molto bene, Pezzotto se ne va, Pezzotto ancora, numeri di questo giocatore che abbiamo visto. Adesso c'è il fallo su questo giocatore che vi ho detto bisognerà aspettarlo fisicamente negli anni, però questo c'ha 2 bei piedi, niente da dire. Il numero 10 della San Vitese, Pezzotto, da seguire attentamente. Chiaramente pecca un po' di fisico, però insomma lasciamolo crescere tranquillamente, vedrete che insomma qualche cosa verrà fuori sicuramente. E allora punizione, si attende che il giocatore della San Vitese si allacci gli scarpini e poi si potrà battere. È il numero 7 mi pare della San Vitese, Bonan,
che cerca i suoi compagni in mezzo all'area, raso terra, un po' di paura perché poteva toccarlo qualcuno, si era scagliato Muccin in mezzo all'area, però non è arrivato e quindi nulla di fatto. Riparte il Bassano, riparte lungo il Bassano lanciando i suoi attaccanti, dialogano molto bene, 1-2 fino sul fondo, ancora sulla fascia sinistra del campo, mette dentro questo pallone e non fa il miracolo, ma era quasi riuscito a fermare questo pallone sul colpo di testa, mi pare del numero, vediamo se è ancora mischiato, il numero 7, Chiomento è andato al gol, colpo di testa di Chiomento, non riesce a tenere nonostante si fosse catapultato sul pallone il giocatore, il portiere appunto del San Vitese Cecco, non è riuscito a tenere il pallone, c'è il gol del 2-1 per la formazione del Bassano, è Chiomento il realizzatore del gol. All'8° minuto di gioco, 8° del secondo tempo, il gol di Chiomento che porta in vantaggio il Bassano. Cambio, esce il numero 9, esce Opoku ed entra il numero 12. Sinceramente è un cambio che non capisco perché veramente Opoku a me era piaciuto, aveva giocato, era stato l'unico che lì davanti poteva creare qualcosa. Adesso entra il numero 13, vediamo se il cambio dà ragione al mister. Chiaramente darà ragione al mister, per carità, sanno quello che fanno. Quindi dentro il numero 13 che è Acheampong al posto di Opoku. Vediamo che cosa nascerà. Rinvio brutto per la formazione della San Vitese. Ancora pressing in avanti da parte del Bassano che non molla dopo aver segnato il 2-1, non vuole chiudersi. Buono, bravissimo l'anticipo di questo colpo di testa di questo giocatore che blocca tutto ancora. Qui forse c'era il fallo. Lascia correre Acheampong che va subito con il primo pallone toccato a lanciare sulla fascia destra del campo il numero 8 Merlo, anzi era il numero 8 Fontanelle, scusatemi. Un po' di confusione, un po' di tranquillità, l'arbitro dice di stare calmi un po' a tutti, si prepara un altro cambio per quanto riguarda il Bassano. Vediamo, entra il 20 ed esce il numero 7, quindi per il Bassano fuori Chiomento che è stato l'autore del gol e dentro il numero 20 che è Battocchio. È chiaro che per quanto ci riguarda noi guardiamo la partita di qua, dalla parte opposta del campo, insomma stiamo tranquilli, non abbiamo nessuno. Ecco, Chiomento è stato quello che ha segnato il gol e viene tirato fuori, qualche mormorio c'è stato anche alle nostre spalle e come prima quando è stato estratto dal campo Opoku e inserito Acheampong, però vi ripeto sono i tecnici che guidano le formazioni, quindi a noi soltanto il compito di riportare e di riferire quello che succede. È buona l'imbucata, è buonissima e qui ha ragione l'arbitro, ha ragione completamente l'arbitro perché non c'è assolutamente nulla. Ha ragione l'arbitro, non c'è assolutamente nulla, la colpa è del giocatore che doveva tirare prima sicuramente, invece non c'è riuscito e quindi nulla di fatto con palla che viene controllata dal portiere del Bassano che aspetta naturalmente per prendere in mano la palla, è pronto al rinvio lungo oltre la metà campo abbondantemente, palla che viene colpita di testa da un giocatore, rimane lì. 12 minuti di gioco, in avanti ancora, palla controllata, messa in avanti, giocata ancora con qualche azione. Il nuovo entrato che tocca di testa, poi la palla è ancora preda del Bassano a metà campo.
in avanti per sbagliare questo pallone. C'è il numero 10 della San Vitese, Pezzotto, che sta cercando naturalmente di inventarsi qualcosa. Eccolo, Pezzotto gira di testa per trovare il compagno. Il numero 13, Anciampong, lo trova soltanto per una rimessa in gioco con le mani che viene effettuata da Maggiolo. Sulla fascia destra del campo Maggiolo va a pescare, a trovare il numero 6 Guerrieri, poi ancora per Segat, l'autore del gol. Segat va sul fondo, poi si ferma, 3 uomini intorno a lui, non c'è assolutamente niente, e allora rinvio lungo per trovare solo casacche biancorosse, ancora biancorossi che ripartono. Ferma il Bassano e netto l'anticipo, molto bene da parte di Pizzolito, scusatemi, con il numero 7 Bonan ancora controlla palla, si avvicina Muccin e c'è il tocco e la deviazione, quindi si gioca con Muccin, la rimessa in gioco. Probabilmente ci sarà un altro cambio tra pochi minuti, perché vediamo che la San Vitese sta facendo muovere qualcuno dei suoi, quindi San Vitese che tenterà naturalmente di riportarsi in parità quantomeno. Palla lunga, palla che arriva, danza lì pericolosamente fino a che non la buttano fuori. Ancora con la palla chiamata dal portiere della San Vitese Cecco. Cecco deve farla viaggiare questa palla, però attenzione, va bene questa volta. Bassano, anzi era ferronato. Bassano ancora in avanti, palla persa, poi riguadagnata con il numero 20 Battocchio. Palla che viene controllata proprio sotto la nostra postazione, ancora Battocchio ecco Battocchio che si propone, Battocchio che va sulla fascia destra del campo, mette dentro questo diagonale molto bello e chiude la partita con il terzo gol per il Bassano. Mi faccio dire il numero 11, e allora il numero 11 Bortoli va a segnare il gol che pensiamo possa chiudere e possa dire definitivamente stop a questa gara. 15° minuto del secondo tempo, il gol del 3-1. Ne ha approfittato il Bassano dopo essere passato in vantaggio sul 2-1, ha infierito sul 3-1 con il buon cambio che avete visto, insomma, è estratto dal campo Chiomento, messo in campo Battocchio si è messo in luce qui molto bene sulla fascia destra del campo, ha procurato questo diagonale che è arrivato. C'è stato un cambio intanto nel Bassano, è uscito mi pare il 9 Mischiatti, poi lo scopriremo, insomma, però 3-1 con partita che va definitivamente a chiudersi, a meno che non succedano grandi. C'è il fallo, 2 uomini contro, Parise lascia lì il pallone, poi c'è Pezzotto, scusatemi, Pezzotto che cerca un compagno libero, vuol pescare in mezzo all'area, vediamo che succede. Pezzotto la mette dentro, abbastanza forte anche, ma non arriva nessuno perché il Bassano esce con Battocchio adesso. Ancora Pezzotto però che riguadagna il pallone, vediamo se cambia e se gira dalla parte opposta all'aiuto del numero 11, forse c'era il fallo, sì, va per le terre il numero 11 Segat, e quindi adesso vediamo, anzi era il 14 perché Segat mi pare che sia uscito nei cambi precedenti, Causillo è entrato. Allora vediamo, c'è Pezzotto che ha alzato la mano verso la panchina chiedendo di battere lui questo pallone, questa punizione, e sicuramente batterà lui perché c'è solo lui vicino. Il portiere Farronato
vuole 4 uomini in barriera piuttosto folta, 4 uomini, anche tra l'altro belli alti, quindi 4 uomini in barriera. L'intenzione era giusta, non c'era la forza, è calata all'ultimo momento, si arrabbia Pezzotto, però una buona prestazione la sua, però non può nulla contro la squadra che per il momento è sotto di 3-1. Ancora Sanvitese, poi perde palla a centrocampo, si imbuca, attenzione, ancora Battocchio, va al tiro immediato, ha fatto bene ad andare al tiro, però termina fuori, peccato, ma ha fatto bene ad andare al tiro. Insomma, un bomber e un cannoniere e un attaccante, si vede anche da questo movimento, come ha visto la porta, è andato al tiro, poi il tiro è terminato fuori, però è stato bravo. Attenzione ad Anciampong che va a prendersi il pallone, lo tocca, favorisce il numero 11 della Sanvitese, Segat, palla che rimane lì, palla che viene gettata fuori, quindi nulla di fatto, si riprende con una rimessa in gioco per il Bassano, con le mani, tocca ancora in avanti, adesso effettivamente c'era qualcuno in campo che gridava di alzare la linea e in effetti ha ragione, perché sul 3-1 forse non conviene più chiudersi lì di dietro, però bisogna stare attenti. Ecco, comunque vedete che la linea è già abbastanza alta e c'è un appoggio adesso un po' in difficoltà il portiere, bravo, è stato bravo ad aver ragione con un dribbling addirittura aereo del suo diretto avversario, Pezzotto, che dà sfoggio delle sue abilità, bravissimo Pezzotto, un po' troppo lungo il passaggio se vogliamo, non riesce a conquistarlo e a prenderlo il numero 7 Bonan, e quindi nulla di fatto, in avanti con le mani ancora per spingere il colpo di testa del capitano. Con questa azione forse c'era il fallo, l'arbitro lascia correre, ancora Bonan, c'è il fallo, ammonito, qualche fallo di troppo ci può scappare sicuramente. 20 minuti di gioco, 10 al termine, con un altro cambio per la formazione del Bassano. Fuori il numero 2, entra il numero 15, allora fuori il numero 2 che è Suman, entra Carraro, il numero 15, altro cambio, viene avanti il portiere della Sanvitese a pescare un traversone lungo, imbucata centrale, ma non c'è nessuno, c'è soltanto la testa e il colpo di testa del capitano del Bassano. Palla che viene contratta ancora dal numero 16 del Bassano, Rigoni. Numerosi sono stati i cambi effettuati, quindi qualcuno c'è scappato sicuramente, però insomma stiamo seguendo la gara. 3-1 il risultato per il Bassano, un risultato che è pesante, un risultato che insomma potrebbe già essere quello conclusivo. Manda indietro con qualche metro guadagnato. Palla in avanti, Sanvitese che controlla, poi il numero 7 Bonan, tutto dalla parte opposta, ancora in avanti l'imbucata per Battocchio, si alza la bandierina, tutto inutile, peccato perché aveva fatto un bel lavoro, insomma Battocchio ha fatto un bel lavoro, tra l'altro il pallonetto finale così non è propriamente d'accordo. Però guarda il guardialine, bel gol comunque, annullato. Avanti ancora Pezzotto che porta avanti palla, un po' di confusione, il tiro e riapre ancora il numero 7 Bonan che va in gol. Bonan riapre la gara, 3-2 e ci sono 8 minuti da giocare. 8 minuti da giocare per il Bassano per tenere il vantaggio del 3-2 e per
la Sanvitese per riportarsi in parità e costringere la formazione bassanese ai calci di rigore. Pezzotto che lotta come un leone giù in fondo, nulla di fatto. Adesso ulteriormente rallenta il ritmo la formazione del Bassano che conduce per 3-2. Ancora gira bene, palla che viene contratta e chiusa dalla difesa della Sanvitese, riparte molto bene, è fuori il pallone con Battocchio che viene a prendersi il pallone, lo cede al numero 15 Carraro. Battocchio, niente da fare, palla che non arriva al compagno, poi può riprendersi palla, ancora il Bassano, lancio lungo, allontanare la paura e allontanare il pallone. Attenzione, bisogna fermare il gioco perché spero non ci sia nulla di fatto, nulla di grave. Un po' una testata, no, per fortuna non c'è nulla. È andata bene perché ho temuto il peggio per il numero 15 Carraro. Fortunatamente mi pare. Vediamo cosa dice. Lo vuol tenere fuori. Sì, lo vuol tenere fuori. Ha ragione, poi cambia anche l'uno, cambia anche il portiere e il Bassano mette dentro il numero 12, mentre il 15 che è Carraro viene portato fuori dal suo massaggiatore, del suo compagno. Vediamo, sì, lo tengono fuori perché ha preso questo colpo in testa, non c'è nulla mi pare, perché mi pare che non abbia, però insomma qualche cosina, una graffiata, qualcosa c'è perché lo hanno tenuto fuori ed è meglio così, insomma la partita potrebbe essere finita per il Bassano, vediamo insomma, ed ecco che è entrato un nuovo giocatore, 25 minuti di gioco con il numero 13 del Bassano che va a prendere il posto del numero 15 ed entra Ambroso, quindi dentro Ambroso e fuori Carraro. Palla scaraventata in avanti, pallone conquistato ancora dalla compagine del Bassano, scagliato in avanti, e allora Sanvitese che prova a giocare questa palla ancora in avanti. Sanvitese, colpo di testa del Bassano a fermare. È una partita viva, è una partita maschia come si suol dire, c'è stato qualche fallo. Battocchio ancora lanciatissimo, è entrato bene in partita da quando ha preso il posto di Chiomento. Lancio lungo, cade ancora e questa volta il fallo è di Achampong che si appoggia sulle spalle del suo difensore e quindi cade a terra. Non ho capito. Sì. Sto parlando con il tecnico perché ci sposteremo, vediamo, sono 26 minuti, lo farò intorno al 30° minuto di gioco perché presumo che ci siano un po' di minuti da recuperare, quindi avremo modo insomma di seguirlo anche dall'altra parte la partita, tutto con questa fuga per quanto riguarda la Sanvitese che ci prova fino all'ultimo. 3-2 il risultato per il momento, con la Sanvitese che con il numero 3 Muccin va a pescare ancora Pezzotto da terra, viene fermato, palla che è per la Sanvitese, palla che viene controllata poi allontanata e allora ci prova Fontanel. Bruttissimo questo pallone messo in avanti con un po' di paura. Vediamo, va sulla fascia destra Maggiolo ancora la tiene, poi punta l'uomo, attenzione perché il campo finisce. Era una bellissima azione questa, poi Pezzotto
un po' di confusione con le punte della Sanvitese, però attenzione perché la Sanvitese sta provando il tutto per tutto. Bravissimo il numero 4 Carotti che mette fuori rotta Battocchio e quindi porta ancora pallone a casa. Si alza, devono alzarsi quelli della Sanvitese, glielo chiamano un po' tutti, palla che rimane lì, comincia ad affiorare un po' di stanchezza. Vediamo se esce il portiere della Sanvitese Cecco a prendersi il pallone. Sì, Cecco lo fa ed è pronto il rinvio lungo oltre la metà campo. Pallone che sfugge un po' a tutti. Han Champong va a prenderselo di testa, se lo porta dalla parte opposta, rincorre il pallone, lo fa suo ancora, lo prende e guadagna una rimessa in gioco con le mani. Han Champong con le mani. Rimessa in gioco ancora su Pezzotto che la fa viaggiare cercando il suo compagno di squadra, non lo trova. Battocchio ha dovuto correre in questo secondo tempo da quando è dentro, che ha sostituito il suo compagno di squadra. Fallo dello stesso Pezzotto che pur in inferiorità d'altezza commette fallo. Chiaramente aveva cercato di andarsene, aveva cercato di prendersi questo pallone. Manca poco, 29esimo minuto di gioco. Allora si sta arrivando alle ultime battute. Palla che viene gettata in avanti, 30esimo che scocca. 30esimo che scocca tra poco, vediamo. Ci saranno dei minuti da recuperare, immagino. Vediamo la segnalazione del quarto uomo. Intanto ancora spinge in avanti la Sanvitese che non ci sta. 3 minuti. Allora 3 minuti, comunichiamo alla regia. Io vado dall'altra parte, quindi ci risentiamo di là. Allora, siamo dalla parte opposta, 3 minuti che stanno passando con il vantaggio della formazione del Bassano. Mette dentro questa palla, c'era forse il fallo, palla che viene recuperata dal Bassano, in avanti ancora controlla il Sanvitese che va alla rimessa in gioco con le mani, ancora un colpo di testa, palla che termina in fallo laterale. Ci sarà un altro cambio per quanto riguarda
per quanto riguarda... Ah no, pensiamo che abbia richiamato, il mister abbia richiamato in panchina sì, i suoi giocatori perché sta finendo insomma il tempo e quindi vediamo un attimo in avanti ancora con il Bassano, con Battocchio che cercava di completare il buon tempo che ha fatto nel momento in cui è rimasto dentro. Palla che rimane ancora e c'è la fine della gara con la vittoria della formazione del Bassano che vince per 3-2 la finale, primo e secondo posto contro la Sanvitese. Vediamo se riusciamo ad avere subito mister a caldo così. Allora, complimenti, insomma siamo da quella parte. Complimenti, 3-2. Me l'hanno fatta un po' sudare perché io pensavo sul 2-0, ho detto vabbè, ok, il 2-1. Diciamo che arrivavamo da 4 partite questa settimana, da un momento caldo e tutto, un po' ragazzi a corto. Questa è la 45esima partita che giochiamo quest'anno e i ragazzi sono stati strepitosi tutti, dal primo all'ultimo. Soprattutto la cosa che mi piace è chi durante l'anno ha trovato meno posto e in questi momenti qua hanno fatto la differenza e questo è stato l'orgoglio per grande per me quest'anno. Concludiamo con un secondo posto in campionato, preso all'ultima giornata, concludiamo con una doppia semifinale persa contro la Liventina e 2 tornei di cui uno mercoledì sera abbiamo giocato in condizioni atmosferiche difficili e l'abbiamo vinto al 100° minuto. Giovedì una semifinale contro il Fontana Fredda che è una squadra tanto strepitosa ed oggi merito alla Sanvitese che secondo me ci ha provato fino all'ultimo, ci ha dato in difficoltà. Sembrava avessimo fatto il 4-1 subito dopo, c'è stato il 3-2, però questi ragazzi sono stati strepitosi e complimenti all'organizzazione del torneo. Mister, buone individualità abbiamo visto, insomma c'è qualcuno che insomma senza fare nomi, insomma qualcuno che può andare. Assolutamente sì, ci sono dei ragazzi che sono già stati visionati da categorie superiori, da realtà più importanti. Ci sono dei ragazzi che spero continuino a stare con noi, verranno fatte un po' delle scelte, purtroppo non saremo tutti, però quello che hanno dato quest'anno sti ragazzi, questa società è stato un qualcosa di strepitoso e irripetibile. Ho fatto i complimenti all'Academy del Padova perché ho detto vi rivediamo, faccio i complimenti anche al Bassano perché segna e va. Segna e va, esatto. Abbiamo segnato soprattutto tantissimo durante questo torneo. L'attaccante nostro, Mischiati, che è probabilmente l'attaccante più forte della categoria, a un certo punto della stagione si è mancato tantissimo, per noi è stata un'assenza pesante. Nel momento che è rientrato ha iniziato subito a far gol, poi ha avuto un caso fisiologico e in questo periodo qua lui ci ha fatto la differenza, è stato lui che ci ha fatto vincere, ma tutti i ragazzi hanno fatto qualcosa di importante. Mister, buona festa. Grazie mille, arrivederci. Grazie, in bocca al lupo. Bene, andiamo a vedere se troviamo qualcuno da parte il mister da questa parte. Ma sta parlando mi pare, vediamo. Mister deve... Vediamo se riusciamo ad avere qualcuno, Enzo, prima di cedere. Allora le premiazioni avvengono lì e quindi poi avremo tutto il tempo di vedere, di seguire le formazioni. Adesso attendiamo che il mister della Sanvitese parli ai ragazzi che come potrete immaginare i volti non sono felicissimi e chiaramente quando si perde una partita insomma non è mai bello e quindi vediamo però insomma l'unione, il gruppo e quindi queste sono le cose belle poi del calcio che si vedono in queste categorie giovanissimi, lo ricordiamo, con il Bassano che vince il torneo vincendo per 3-2, un po' in sofferenza come avete sentito, però avete capito che insomma la Sanvitese ha lottato fino all'ultimo per portare a casa e cercare naturalmente di portare a casa il risultato. Non c'è riuscito, però insomma bene con molti giocatori anche in questo caso, con qualche giocatore interessante che sicuramente farà un po' di strada in più magari rispetto a tanti altri, poi ci vuole un po' di fortuna che non manca mai. Hanno finito, vediamo se
Mister, si è finito, eh? Tolga la casacca, dicono. Molto bene. Ma l'accettavamo anche con la casacca noi. Mister, ci avete provato? Sì, ci abbiamo provato, guarda, è stata una stagione lunga, faticosa, sinceramente non ci aspettavamo neanche di arrivare in fondo, però ci siamo arrivati con merito, giocando anche un discreto calcio, onore al Bassano che ha vinto, però noi questo secondo posto ce lo teniamo tutto e ce lo meritiamo tutto. Ma ve lo meritate veramente, perché poi non avete mai mollato fino all'ultimo, quindi sì, diciamo che è un po' questo la caratteristica vostra. È il carattere della squadra, ne vado molto orgoglioso di questa cosa. Senta mister, qui ho visto anche qualche buona individualità, insomma non stiamo a fare nomi, non diciamo nulla, però ci sono. Sì, assolutamente sì. È una squadra che è stata costruita prendendo praticamente quasi tutti i ragazzi provinciali, è stato un percorso di crescita continuo, abbiamo avuto molte difficoltà all'inizio, però il finale della stagione è questo e quindi come non essere soddisfatti. Indubbiamente, indubbiamente, io la lascio, vedo i ragazzi, ma è chiaro, ci ho provato anch'io, insomma quando si perde non si è mai contenti, hanno poco da dire che insomma meritate, però... Sì. Però sono bravi, quindi va bene. Sì, il percorso non cambia, oggi hanno vinto loro, onore a loro, ma noi ci teniamo il nostro percorso. Sono cavoli suoi adesso che deve spiegarli. Grazie mister, in bocca al lupo. A tutti in bocca al lupo, e allora abbiamo concluso per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le nostre dirette. Vi lasciamo con le riprese di Vincenzo Russo per quanto riguarda le premiazioni che si succederanno, e quindi complimenti a tutti. Noi ci risentiamo, perché no, il prossimo anno sempre qui da Follina, sarà l'8º Memorial Gioachino Michelutto. A te Enzo. Si prova a livello archetto, si prova livello gelato, Loretta
Bene, buonasera a tutti, possiamo cominciare con le premiazioni. Lasciatemi fare 2 parole introduttive, intanto per ringraziare tutti coloro che hanno allietato la giornata di oggi, le squadre che hanno disputato le 2 finali, le ragazze della Dance Point, gli sbandieratori di Feltre e ovviamente anche i ragazzini della nostra Follinese. Approfitto, l'avrei dovuto dire durante la giornata, per ricordare a tutti che la partita e le premiazioni restano visibili sulla pagina YouTube di streamingsport.com grazie agli amici che ci sostengono e collaborano con noi già da tanti anni. Ora, la primissima cosa da fare è aggiornare l'albo d'oro, quindi abbiamo il presidente della Follinese Mimmo che si diletterà in questo brevissimo lavoro manuale e affiggerà la targhetta del vincitore. Martello e scalpello? Bene, fatta questa, cominciamo con l'intervento delle autorità. Quest'anno abbiamo in apertura prima di tutto il sindaco di Follina, Paola Carniello, che ringrazio per il sostegno di tutta l'amministrazione comunale alla nostra manifestazione. Paola. Buonasera a tutti. È un piacere per me essere qui questa sera. Innanzitutto perché il torneo è finito bene e sono qui innanzitutto per ringraziare la società, la Follinese Calcio e tutti i suoi volontari. Come vedete il campo è bellissimo. Molti hanno fatto i complimenti e questo è un lavoro che dura tutto l'anno e quindi noi come amministrazione possiamo solo ringraziare la Follinese e i suoi volontari. Sappiamo che il torneo è stato un impegno per tante persone che si sono date da fare in questo mese e lo hanno fatto soprattutto per i nostri ragazzi di Follina, ma anche per i ragazzi di tutta la regione. Infatti è bello aver visto questa finale con due squadre che non sono vicinissime e il plauso che va alla società è di essere riusciti a coinvolgere tante squadre anche fuori regione. Quindi mi complimento col Presidente e con tutti i suoi volontari perché ci rendiamo conto che non è un lavoro da poco. Quindi grazie ancora a loro e buon lavoro per tutto quello che fate, ma sia per i nostri ragazzi che anche per i ragazzi che vengono da fuori. Grazie ancora. Grazie Volontari che sono un volano necessario non solo per lo sport ma per tante attività. Pensiamo a tutti quelli che sono in ospedale, ai nonni vigili e questo volontariato è un po' messo in crisi
da questa legge dello sport. Però è un discorso che mi premeva fare, quindi un doppio ringraziamento alle società, perché davvero riuscire a mantenere questi volontari è già un premio grandissimo, è un premio grandissimo. Ringrazio anch'io tutte le società che hanno partecipato. La finale è, quando si va a vedere una finale si vede chi gioisce e si vede chi non gioisce. Lo sport è questo, prevede un vincitore, però sono così giovani che sicuramente chi ha perso dimenticherà presto la sconfitta, chi ha vinto giustamente gioisce, ma poi riprenderà. Io credo che bisogna dire che questi nostri ragazzi sono fortunati appunto a giocare in campi belli, sani, e sono fortunati perché possono fare sport. Io auguro ai nostri ragazzi che lo sport sia un vero compagno per la loro vita futura, è un compagno vero perché insegna valori veri quali la lealtà, il rispetto, l'inclusione. Ai genitori dico, e concludo, dico solo, genitori, insegnate ai vostri ragazzi la gentilezza e l'educazione. Sono due sentimenti che non costano nulla ma che pagano tantissimo. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, insegniamo loro a fare le cose giuste e non quello che conviene, insegniamo loro ad essere onesti e non furbo. Grazie ai genitori che permettono ai loro ragazzi di fare sport, di fare calcio. Grazie mille Giuseppe, grazie di essere stato con noi oggi. Approfitto per ringraziare anche il consigliere regionale Fabio De Vecchi e il delegato provinciale Claudio Donà per la loro presenza, poi ci aiuteranno con le premiazioni. Grazie mille. Chiamo adesso per un breve intervento il nostro amico Gianni De Biasi, che un po' rappresenta e sostiene la nostra iniziativa da tanto tempo. Gianni, da Bassano a Bassano alla fine, visto che tu mi sa che hai cominciato lì, se non erro, siamo in una bella occasione. Che messaggio positivo possiamo dare a questi ragazzi per la loro crescita? Allora, buonasera a tutti. Sì, è vero, io ho cominciato a Bassano, non mi ricordo più quando, però è stata un'esperienza molto bella che mi ha aiutato nella mia crescita personale e credo di aver dato anche una buona mano ai ragazzi che avevo da guidare in quel periodo là. Siamo diventati campioni regionali e siamo arrivati terzi a livello nazionale. Credo che per noi sia stata una bella esperienza. Stasera ho visto una bellissima partita, mi dispiace per i ragazzi a San Vitese che hanno giocato una buona gara e mi dispiace perché ho visto anche degli ottimi giocatori dentro, delle ottime individualità. Lo stesso dicasi per il Bassano. La cosa che vi dico io ragazzi è metteteci tutto voi stessi, che a volte non basta, però non mollate mai e anche di fronte a una sconfitta pensate che domani c'è un'altra opportunità. In bocca al lupo. Grazie mille Gianni. E allora veniamo all'intervento di Cristiano Michelutto, che è il capo dell'organizzazione del torneo, è il figlio del caro Gioacchino a cui la manifestazione è dedicata. Cristiano, tu 5 settimane fa mi avevi fatto un po' di paura quando avevi ricordato la lunghezza e l'impegno richiesti per questo torneo. Com'è andata? Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qua. È andata benissimo, siamo arrivati oggi dopo 52 partite svolte su 3 campi. Grazie mille ai volontari di Cison, ai volontari di Levine, grazie mille ai volontari di Follina. Un grazie speciale lo faccio a Mimmo, perché è colui che ha dato il via a tutto quanto e è colui che ogni anno mi sostiene e sostiene soprattutto l'impegno della Follinese da presidente. Grazie mille. Ringrazio tutte le autorità che oggi sono qui. Aver qui il presidente regionale, il presidente delegato provinciale Gianni De Biasi è assolutamente un onore. Grazie mille.
grazie al Presidente degli Arbitri Conegliano, agli arbitri di Conegliano per gli arbitraggi di quest'anno. Grazie. Grazie a tutti voi. Io concludo qui, vi do solo appuntamento il prossimo anno, saremo sicuramente ancora qui, con tanto entusiasmo, abbiamo capito qualcosa, cercheremo di migliorare ancora. Il 12 giugno sarà l'appuntamento per le finali del prossimo anno, un invito va alla San Vitese a riprovarci fin da oggi, vi aspettiamo anche il prossimo anno ancora più e l'invito è: quest'anno ho fatto una fatica enorme, alla fine Tessarollo mi ha detto di sì, aspetto che il Bassano da vincitore il prossimo anno si ripresenti sicuramente. Grazie mille a tutti e avanti con le premiazioni, grazie. Grazie Cristiano. Concludiamo allora questo momento introduttivo e poi passiamo al sodo delle premiazioni con l'intervento del presidente della Follinese Mimmo D'Agostino. Buonasera a tutti, un ringraziamento prima di tutto va al mio direttivo, sempre presente e attivo in qualsiasi progetto e evento che la società organizza. Un ringraziamento sicuramente ai nostri ospiti, i nostri relatori, il mister Gianni Di Biasi, il presidente Ruzza, Fabio De Vecchi e Claudio Donà. Un ringraziamento anche al presidente dell'AIA di Conegliano che è qui stasera per premiare i suoi ragazzi. Chiaramente ringraziamento fondamentale è a tutti i volontari di Follina, di Cison e di Revine Lago, nonché un ringraziamento ai presidenti delle società Cison di Valmarino e Revine Lago Tarzo. In più ringrazio l'amministrazione comunale perché ci è sempre vicina in tutti gli eventi e in tutte le cose che noi organizziamo. Stiamo valutando e cercando di modificare e migliorare anche la struttura, quindi gli spogliatoi, i bagni e speriamo che un giorno possiamo avere anche un campo sintetico perché quest'anno aumentiamo la struttura, i tesserati arriveranno a 170, abbiamo tutte le squadre e abbiamo questo campo è il campo per l'allenamento. Speriamo che si possa trovare questa volontà e soprattutto il denaro per poterlo fare. Ringrazio tutti voi che siete qui oggi presenti e un ringraziamento particolare a tutte le società che hanno aderito quest'anno. Il torneo, come diceva Cristiano, è partito con 8 squadre per poi passare a 16 e da 2 anni è a 24 società. È un interregionale, quindi abbiamo Veneto e Friuli. Ultimo ringraziamento, non perché è meno importante, anzi a tutti gli sponsor, dalla Banca Prealpi e a tutti coloro che vedete e al nostro miglior sostenitore che è il bar ICO. Grazie a tutti, grazie ragazzi, buonasera e arrivederci all'anno prossimo. Mimmo, ti chiedo di aspettare ancora un secondo perché chiamo per un presente il custode Maurizio Gambino, ecco, consegniamo un piccolo presente a Maurizio perché formalmente oggi è il suo ultimo giorno di collaborazione con noi, ha deciso di ritirarsi, è stato presente fino alla fine, quindi ci tenevamo a ringraziarlo.
Allora, nel frattempo che aspettiamo Maurizio, che evidentemente è stato sorpreso dalla chiamata, passo la parola al presidente degli arbitri di Conegliano, Mauro De Coppi, che tra poco ci aiuterà a premiare i direttori di gara e che abbiamo piacere di coinvolgere per un piccolo intervento. Allora, intanto è un onore parlare per ultimo, quindi grazie Mimmo, grazie. La nostra amicizia è di vecchia data, visto che tu eri arbitro come me, abbiamo fatto il corso insieme, per me è un piacere essere qui. Bella manifestazione, una manifestazione impegnativa con 52 gare, quindi complimenti. Il contesto si è svolto in un sostanziale lealtà tra i calciatori e questa è la cosa più bella. La cosa più bella è anche aver sentito pochi rumori nel pubblico. Noi abbiamo sempre un orecchio sensibile su questo, no? I ragazzi si sono divertiti e non è una cosa da poco per un arbitro divertirsi, perché noi mettiamo tanta passione, ci divertiamo quando tutto va bene. Ed oggi ci sono divertiti e hanno ricevuto perfino i complimenti di mister De Biasi. Quindi mister, grazie. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille Maurizio per la collaborazione di questi anni. Allora, possiamo cominciare con la premiazione dei direttori di gara, quindi chiamo il presidente De Coppi, che avete appena visto. Nell'ordine cominciamo con l'arbitro della finale terzo-quarto posto, il signor Karaliowski Ilan. Un applauso. Poi proseguiamo con gli assistenti, il signor Furlan Alex, un applauso. E il signor Ennaji Mohamed. Anche per lui, per favore, un grande applauso. Concludiamo con l'arbitro della finale primo-secondo posto, il signor Minet Alessandro. Bene, foto di rito, ecco, grazie ragazzi per il vostro ottimo operato, grazie Mauro per la collaborazione e per le tue parole. Ora proseguiamo con la premiazione della terza classificata, chiamo il consigliere Fabio De Vecchi che consegnerà il premio. Verrà consegnata una coppa, abbiamo già dato le medaglie di bronzo ai ragazzi per una questione organizzativa e quindi chiamo i rappresentanti del Fontana Fredda che ha vinto ai rigori la finale terzo-quarto posto. Ragazzi, qui sulla pedana, per cortesia.
chiamo poi il sindaco Paola Carniello che ci aiuterà con la premiazione della seconda classificata e quindi chiamo i ragazzi della San Vittese. Consegniamo già anche le medaglie. Un grande applauso alla San Vitese, bravi ragazzi, sarà l'occasione giusta per provarci l'anno prossimo. Prima di arrivare al momento finale, ora ci sono una serie di riconoscimenti individuali. Allora, intanto il presidente Mimmo e il vicepresidente Giampaolo De Luca premiano il primo tifoso della SD Follinese, che è Vittorio Benincà, che è sempre presente alle partite di tutte le categorie. Un grande applauso. Verrà consegnato un gagliardetto della nostra società. Vittorio, grazie del sostegno, guarda che l'anno prossimo ci sarà da far fatica perché hai sentito il Presidente che la società si espande. Poi premiamo il miglior giocatore della Follinese, votato dagli allenatori delle diverse società che sono state affrontate. Chiamo a premiare il presidente Ruzza. Il premio è una maglia di Marco Sala dell'Avellino, è un giocatore con 161 presenze in Serie B. Giocava al Como nel 2023-24, anno della promozione in Serie A, è un po' vintage ma non per questo, anzi forse ha anche un valore maggiore. Chiamo il miglior giocatore della Follinese che è Lancia Simone. Un applauso. Benissimo, foto diritto. Il secondo premio va al miglior giocatore della finale, terzo o quarto posto. Chiamo il delegato Donà Claudio a premiare. Qui abbiamo una maglia di Davide Moscardelli
che invece ha 91 presenze e 12 gol in Serie A. Questa è stata utilizzata qualche anno fa in Cesena Ascoli. E chiamo quindi il miglior giocatore della finale terzo e quarto posto, Marcuz Tommaso del Fontana Fredda. Chiamo poi il consigliere De Vecchi per la premiazione del miglior portiere del torneo, in questo caso un'altra maglia vintage di Achille Coser, un portiere con 130 presenze in Serie B negli anni 2010-2020. Il miglior portiere del torneo è Farronato Andrea del Bassano. Il prossimo premio lo consegna il nostro tesoriere Roberto Bernardi, che dovrà trovare qualcun altro per la foto. Premiamo il miglior giocatore della finale, in questo caso con una maglia di Luigi Cherubini, 35 presenze e 2 gol alla Sampdoria quest'anno, è stato anche in nazionale. Abbiamo un tifoso blu cerchiato a premiare. E chiamo il miglior giocatore della finale, Merlo Leonardo del Bassano. Premiamo, prima di dimenticarci, anche il capocannoniere. Ok, mi lasci solo 2 secondi. Volevo solo dire che ringraziare chi mi ha dato una mano a procurare le maglie. Le maglie ambiscono ad essere un in bocca al lupo, una speranza che voi possiate prossimamente portarmi la vostra moglie in seguito ad un vostro debutto in Serie B o in Serie A. Quindi questo è il nostro obiettivo, darvi una maglia come segno di speranza e un ringrazio in bocca al lupo per la vostra carriera. Grazie mille. Ecco, premiamo il capocannoniere, si diceva, come ogni anno diventano i capocannonieri, perché questo torneo spinge ad essere prolifici, quindi consegneremo 2 palloni, chiamo il nostro amico Claudio Donà per la premiazione. E i capocannonieri con quanti gol? 6 gol. Con 6 gol sono Mischiati Filippo del Bassano e Delgado Gaudino Luis Daniel del Fontana Fredda. Un applauso ad entrambi. Ultimo premio individuale, questo lo consegnano Cristiano Chelutto e Loretta. Premiamo il miglior giocatore del torneo con una maglia con firma e dedica di Giovanni Fabian di Campo San Piero, giocatore che abbiamo visto al Bologna, anche alla Fiorentina, 85 presenze in A, 10 gol. Ecco, il miglior giocatore del torneo, premiato raccogliendo i voti giornata per giornata, partita per partita delle panchine, è Pezzotto Andrea della San Vitese.
E ora il momento più atteso, direi abbastanza atteso visto che ci siamo un po' dilungati, quindi chiamiamo la squadra vincitrice della 7ª edizione del torneo Memorial Michelutto, che invitiamo a predisporsi per la consegna delle medaglie, il Bassano. Bravissimi ragazzi, complimenti per questa splendida, complimenti per questa splendida vittoria, e quando volete il nostro amico Gianni e il presidente Ruzza possono consegnare la coppa, che forse è meglio alzare in 2 viste le dimensioni. Ricordiamo a tutti che la Coppa del torneo sarà in palio l'anno prossimo, quindi si è reso anche il microfono. Ricordo a tutti, come stavo dicendo, che la Coppa del nostro torneo sarà riassegnata l'anno prossimo, sarà rimessa in gara, sarà l'occasione per i ragazzi del Bassano di riprovarci, mentre quella più piccola rimarrà alla società. Con questo ringrazio tutti, un saluto, spero che la giornata sia stata di gradimento e l'appuntamento va alla cena a base di spiedo. Buona serata!